Buonasera a tutti, benvenuti in questo canale Riassunti di Storia. Stasera c'è con me in buon Mattia Caprioli di Tribunus. Ciao Mattia. Ciao Gianluca e ciao a tutti, è un piacere essere di nuovo qui, insomma, ospite di Riassunti di Storia, è sempre bello tornare su questo canale. Fa molto piacere, anch'io sono molto contento che tu sei qui, oltre ovviamente per l'ultima compagnia, poi così possiamo festeggiare la tua ultima uscita, che infatti stasera parleremo di questa tua uscita, l'ultimo libro, Le battaglie più lunghe della storia, che l'ho trovato ovviamente in descrizione tutti quanti i link. Non possiamo ovviamente trattarle tutti quanti, se no diventerebbe la live più lunga della storia. Ti dico, io una media ho fatto un bel po' di live di 4 ore, quindi se vuoi battere il record. No, guarda, ti ringrazio, ma no, già vado lungo con le mie sul mio canale. No, Ne ho notato. Comunque, se posso... questa già sarà sofferta a livello di lunghezze, ma anche per il fatto che lo vedremo parlando anche di quelle battaglie delle quali decideremo di parlare questa sera, rispetto alla diretta precedente che avevamo fatto sul mio precedente libro, Le battaglie più eroiche della storia. In quel caso parlare di quegli scontri era forse anche più facile, perché spesso sono più limitati nel tempo, sono degli episodi che sono appunto degli episodi, a volte sono anche assedi abbastanza lunghi, va bene, però è tutto molto concentrato. Spesso le battaglie di questo libro, tanto per entrare nel vivo, sono di una complessità pazzesca, perché a volte sono lunghe appunto perché sono molto complesse, perché sono, eh, come dire, ci sono delle forze in campo veramente imponenti, questo si vede man mano che si va avanti poi con il tempo. Quindi anche questa sera vedremo degli aspetti di queste battaglie probabilmente, sarà molto difficile vederle per intero appunto perché sono molto lunghe, quindi diventano molto lunghe da raccontare, ognuno di questi scontri meriterebbe una diretta a sé stante praticamente per essere raccontato per intero. Bene, allora iniziamo subito. Proprio volevo farti ancora i complimenti di persona delle ultime live che stai facendo, le metterò anche in descrizione, quelle sul Oh, grazie. cavalleria romana, ma veramente dall'età monarchica fino, ahimè, alla caduta nel 1453. Veramente me le divoro, sono veramente interessantissime, complimenti davvero. No, grazie mille. Beh, dai, iniziamo che così non perdiamo troppo tempo. Ho selezionato 5 battaglie sul mio gusto personale, come vedrete ho cercato un po' di prendere, questo libro è veramente titanico, si parte dal mondo antico fino alla storia contemporanea. Ho cercato di prendere un po' così per mettere un po' di difficoltà, sia mondo antico, medievale, moderno e contemporaneo, così per... Però ovviamente sono scelte sul mio gusto e ce ne sono molte altre. Bene, allora dai, inizierei subito, ho sbagliato, e iniziamo con l'assedio di Tiro di Alessandro il Grande. Allora, sì, allora Tiro è forse uno è l'assedio senz'altro più lungo e guardando un pochino alla storia di Alessandro, della grande campagna di Alessandro, o meglio, forse delle grandi campagne, comunque sia delle guerre di Alessandro, possiamo dire, secondo me, e insomma, correggetemi se sbaglio, ma Alessandro non è esattamente fortunatissimo con gli assedi, o meglio, poi li vince, tutti quelli anche perché lui è uno dei pochi comandanti della storia imbattuto, uno dei pochissimi, sia per vigore che per estro militare, ha sempre vinto tutte le sue battaglie, che per ostinazione e testardaggine, come in questo assedio del resto. Però si può dire che sia stato, insomma, non se la sia mai passata benissimo. Già uno degli assedi precedenti che ha combattuto, l'assedio di Alicarnasso, l'ha visto inchiodato per mesi davanti alla città di Alicarnasso, difesa da Memnone di Rodi, e era sul punto di essere sconfitto. L'assedio di Tiro sarà uno dei suoi più lunghi e non gli andrà male, però insomma, rischierà in parecchi momenti di dover desistere, soltanto la sua cocciutaggine e la sua caparbietà lo porteranno ad andare avanti e proseguire, per quanto evidentemente Stiro snerverà molto Alessandro, perché insieme all'assedio di Gaza, per parlare di un assedio successivo, sarà uno degli episodi bellici nei quali Alessandro reagirà peggio di tutti quanti,
forse solo a Gaza è stato veramente barbarico, diciamo così, per quanto mi concerne. Il cortile Però anche qui... Tebe, la fine che ha fatto, No, cioè non è un esatto, assedio. no, per esempio, però ecco, in quel caso, tra virgolette, potrei comprenderlo, perché si tratta di, se vogliamo, per quanto una città appena sottomessa, che si ribella al nuovo dominio, e quindi posso comprenderlo di più. Invece, per quanto riguarda Tiro e Gaza, veramente, secondo me, ci si rende conto di come Alessandro abbia anche, diciamo, sofferte, appunto perché sono state veramente, veramente complicate. E Tiro è anche forse uno dei monumenti alla grandezza di Alessandro, che a volte leggendone e mettendolo su pagina, nero su bianco, ammetto che a volte è difficile innamorarsi così tanto di Alessandro ogni tanto, però in alcuni casi invece è impossibile non farsi trasportare dall'energia dell'entusiasmo, anche guerresco per carità, però dall'energia dell'entusiasmo di questo giovane conquistatore, e penso anche sognatore, perché nessun uomo di cultura greca avrebbe mai immaginato quello che ha immaginato di fare lui, e penso che nessun uomo avrebbe mai immaginato di rendere un'isola una penisola, perché se Tiro, l'attuale città di Tiro, che è più estesa della Tiro che vediamo qui, che costituisce oggi il centro storico della Tiro moderna, è merito di Alessandro se è una penisola adesso, la città vecchia di Tiro, perché appunto, come vedete, era un'isola e ci ha pensato Alessandro a farla diventare una penisola, insomma, l'estremità di una penisola attaccata al mare. Perché? Perché Alessandro, nella sua marcia verso sud, la maggior parte delle città della Fenicia gli si arrendono, anche dopo la vittoria di Aisso. Se ricordo bene, perché qui ogni tanto faccio confusione, quindi mi perdonerete. Sì. Esatto, scusate che recuperavo il mese esatto, a novembre del 333 Dario che cerca di affrontare, e da una parte avrebbe avuto buone possibilità forse di sconfiggere Alessandro, Aisso a Dario viene sbaragliato e bisognerà aspettare il 331 con Gaugamela perché ci sia un nuovo confronto armato tra i due. Ecco, per quando marcia poi verso sud, dopo questa vittoria, appunto le città della Fenicia, del Levante, in grossa parte si arrendono ad Alessandro e gli aprono le porte, Cipro gli rende omaggio e ci vorrà un po' di tempo, ma cominciano anche a radunare flotte da mettergli a disposizione, e anche perché la flotta macedone, la flotta greco-macedone è abbastanza lontana in questo momento, e poi arriva davanti a Tiro. Tiro, che è collegata a un'altra città molto importante che racconto nel libro, ovvero Cartagine, della quale racconto l'ultimo assedio durante la terza guerra punica, un assedio che dura ben 3 anni, quindi molto più lungo di questo. Ecco, Tiro è la madre patria di Cartagine, tant'è vero che a un certo punto dell'assedio ci sarà appunto un contatto con Cartagine, parte degli abitanti di Tiro andranno rifugiati a Cartagine, e da Cartagine, se ricordo bene, in teoria si cominciano a preparare le forze di aiuto. Comunque sia, poi il legame verrà un po' scosso dal fatto che Tiro verrà alla fine conquistata, ma soltanto dopo un assedio veramente duro e lunghissimo. E tra l'altro, guarda, ero sicuro che l'avresti messa, perché ricordando il tuo amore per il mondo ellenico ed ellenistico. Beh. Allora, qui non so quanti dettagli possiamo e vogliamo dare, appunto perché poi ci saranno anche diverse altre battaglie. Qui tiro perché cercherò magari di far capire alcuni aspetti del perché alcune di queste battaglie sono importanti, o del perché non lo sono a volte, che forse a volte rende più tragica la questione. A parte l'eredità appunto fisica, geografica di Tiro, che è un'altra città che tornerà anche in un altro dei capitoli che raccontiamo stasera, tra l'altro, quindi l'assedio di Acre, quindi molto tempo dopo. L'assedio di Tiro è estremamente importante anche per le tecniche di assedio che vengono messe in campo, che tra l'altro poi dopo, se vuoi, possiamo parlare anche del fatto del perché ho inserito così tanti assedi in un libro su delle battaglie,
che nel libro scorso l'ho passato un po' così in cavalleria, invece in questo è stato per me importante specificare perché l'ho fatto. Se vuoi possiamo. Guarda, proviamo a fare qualche punto su tiro, poi insomma, ecco, tra l'altro, chi dovesse avere domande nei commenti, nella chat, eccetera, fatele pure. L'unica cosa, io ricordo che la mia expertise si ferma con il Medioevo e la prima età moderna, e già la mia expertise vera è sul tardo antico, su una parte del mondo romano. Particolarmente con l'età contemporanea non sono così ferrato, anche se ne ho dovuto scrivere, quindi molto banalmente per dire che ci sono i dettagli e le finezze, diciamo così, che a me sfuggono, quindi nel caso se non fossi in grado di rispondere alle domande che mi farete in modo adeguato, dirò non lo so, oppure mi scuserete se riuscirò a farlo. Ecco, quello che dicevamo dell'assedio di Tiro, che poi ha delle cose in comune con un altro grande assedio dell'età ellenistica che abbiamo nel libro, l'assedio di Rodi. Ecco, Alessandro e i suoi ingegneri mettono in campo appunto un'inventiva e una capacità organizzativa sbalordita, e sono loro tutto sommato a mettere le regole, i paletti mai più superati, potremmo superati, e come si veda, le metto con gli orcetti per appunto, però pongono un po' gli archetipi di quelli che sono molti dei capisacri degli assedi dell'italianistica, a parte appunto cominciando da queste grandi opere di ingegneria come questa enorme banchina, questo enorme molo, ponte, come si può chiamare in tanti modi, insomma. Allora, che qui tanto per darne una descrizione, prendendola dal libro. Allora, un ponte di terra che poi verrà rinforzato con strutture in pietra dalla vecchia città di Tiro, che qui è segnata in mappa, vedete che c'è in basso a destra Old City of Tyre. Ecco, la città di Tiro, la città vecchia, che è sulla terraferma, viene smantellata per costruire parte appunto di questo enorme molo, che una volta terminato è lungo ben 720 metri e largo più di 60. Ci sono due torri che poi man mano vengono portate avanti, man mano che va avanti il ponte, perché bisogna difendere gli operai man mano che ci si avvicina alle mura. Sono torri che sono alte 50 metri, tanto per dire. E tra l'altro gli operai non è che lavorano con tranquillità, a parte essere bersagliati dalle mura, gli abitanti di Tiro dimostrano una caparbietà incredibile, perché continuano a lanciare anche assalti con sommozzatori, con catene di vario tipo, buttano sabbia bollente, cercano di far arrivare dei brulotti per incendiare la struttura. È una cosa pazzesca. E in più, tra l'altro, visto che bisogna avvicinarsi a una città che tutta la linea rossa che vedete è sono mura, quindi bisogna arrivare e assaltare queste mura, distruggere o parte di queste mura per tentare un assalto, e chiaramente non è che si riesca a far avanzare con grande sicurezza delle torri e delle macchine sul molo, anche se si farà, e quindi cosa si fa? Si organizza una cosa che non era mai stata fatta prima, almeno che io abbia trovato, ovvero si montano delle navi, si collegano delle navi assieme e si montano sulle navi delle torri di assedio, anzi delle elepoli, che sono letteralmente le conquistatrici delle città, perché queste elepoli sono torri d'assedio corazzate, dotate di macchine a loro volta, sono più alte delle mura che devono assaltare, sono delle opere ingegneristiche incredibili. E appunto, esatto, dove stanno a galla, tra l'altro devono venire ancorate, e c'è un episodio appunto durante l'assedio, durante le fasi finali, in cui prima sono ancorate, di solito le ancore sono attaccate a delle corde, i tirocchi vanno e segano le corde di almeno una delle torri d'assedio che va alla deriva, nessun problema. Alessandro la fa recuperare, immagino molto snervato a questo punto, perché siamo intorno agli ultimi mesi di questo assedio durissimo, e fa sostituire le corde con delle catene, così non possono tagliarle più. È un assedio che poi appunto, come dicevamo, però appunto rivela anche uno dei lati, insomma, rivela il lato un po' più oscuro di Alessandro, che per quanto sia quasi impossibile non farsi attirare da questo personaggio, io ammetto candidamente che a volte faccio fatica, perché spesso appunto dimostra un animo molto volubile,
a quella pars destruens che magari non tutti, anche i grandi condottieri, hanno avuto. Mi viene in mente anche l'esempio dell'incendio di Persepoli, per quanto non si sa esattamente come sia avvenuto o quanto sia stato voluto e non quanto sia stato incidentale, perché le fonti sono accidentali, scusate, perché le fonti sono divergenti. Però appunto la città di Tiro non viene granché risparmiata, tra l'altro a segno di Tiro che comincia perché Tiro non ha assolutamente intenzione di arrendersi ad Alessandro. Alessandro naturalmente con una scusa bella e buona appena arriva davanti alla costa, sulla costa davanti all'isola, chiede di poter scusa, col telefono acceso, Vai tranquillo. imperdonabile. Però appena arriva davanti alla costa chiede di poter entrare per pregare la versione locale di Ercole Melkart, per l'appunto che si trova anche a Cartagine, dove è segnato il Main Temple, esattamente lì. E peccato che gli viene risposto che se vuole può entrare lui da solo al massimo, o che non entrerà comunque nessun macedone o nessun altro macedone, se proprio vuole c'è il tempio della città vecchia sulla terraferma, non la prende benissimo, e poi comunque gli abitanti di Tiro a quanto pare non sono molto amichevoli, perché a un secondo tentativo di negoziati ammazzano gli emissari, quindi ecco, da qui si scatenerebbe tutto. E tra l'altro è anche difficile raccontarlo questo assedio, ma poi in realtà, come gran parte dell'opera di Alessandro, delle opere delle guerre di Alessandro, noi non ci facciamo mai caso, vediamo molto per scontate anche certe narrazioni, ma noi abbiamo soltanto fonti posteriori che a volte ovviamente vanno a interpolare fonti che erano contemporanee ma che abbiamo sostanzialmente perduto, come il diario di Tolomeo, che era uno dei generali di Alessandro, che sarà poi colui che andrà per governare l'Egitto. Però gli episodi, come dire, che noi abbiamo a disposizione ci sono raccontati da fonti molto tardi. Mi sono dovuto basare su fonti che sono di epoca romana per tanta parte, si vedono Pulzio Rufo o Appiano. Ariano anche. Ah, è Ariano, scusami, confondo sempre le lettere, edizione, però sì, scusami, Appiano è il grande storico anche delle guerre civili, no, Ariano, naturalmente. E Ariano e Pulzio Rufo, per esempio. Vedo Giovanni che saluto, e saluto anche tutti gli altri che non ho ancora salutato, che spesso sono frequentatori anche del mio canale, quindi buonasera, scusate, ma eravamo partiti in quarta. Ciao a tutti, saluto anch'io Giovanni, che organizzeremo una live a gennaio. Purtroppo non siamo riusciti a farla a novembre perché ho avuto problemi col computer, infatti anche questa live con Mattia avremmo dovuta farla a novembre, ma causa tecnica non siamo riusciti. Grazie Giovanni, grazie al commento. Beh, ringrazio anche tutti quanti, Mauro, Antonio, che sono presenti. Ecco, comunque, dicevamo che appunto Tiro poi nella sua chiusa si chiude in modo molto cruento, a parte che non vengono risparmiati molti degli abitanti. Pare da una fonte che se ne salvino ben 15.000, perché comunque nella flotta che a un certo punto arriva a supportare Alessandro, tra cui anche le flotte fenicie e cipriote che intanto si sono a lui sottomesse, ci sono appunto, come dire, dei consanguinei, diciamo così, dei connazionali, se così vogliamo chiamarli in modo un po' ovviamente anacronistico, degli abitanti di Tiro, perché ci sono altri fenici, in particolare ci sono i marinai di Sidone che riescono a far nascondere, a far evacuare i fenici, a nascondere sulle loro navi, nonostante siano nella flotta di Alessandro, per l'appunto. Pare il numero di 15.000. Però ecco, 30.000 tiri vengono poi catturati e venduti in schiavitù, e ben 2.000 vengono crocifissi da Alessandro sulla spiaggia davanti a Tiro, e questo appunto è uno di quegli episodi che mostra quel lato più oscuro di questo conquistatore leggendario, del quale spesso è difficile non innamorarsi, ma presenta spesso questi lati molto, molto oscuri. Ecco. Riguardo a questo farei un saluto a Clito, che l'ha visto in prima persona. Va bene. Daremo la colpa all'ubriachezza di entrambi in quel caso, ma insomma, ecco, Alessandro si è reso conto di aver fatto una sciocchezza, una stupidaggine incredibile. Insomma, è un personaggio molto complesso, è veramente difficile da
da analizzare. Io ammetto che lo conosco ancora abbastanza poco. All'epoca mi innamorai a livello narrativo, mi innamorai della trilogia di Alexandros di Manfredi, l'ho letta più volte, e ammetto che sono tornato poco sul personaggio. Poi beh, se uno legge Manfredi, ovvio che ha un po' un bias, perché si vede che Manfredi è veramente innamorato di questo personaggio e ha trasmesso tutto questo amore e ammirazione nei romanzi che aveva scritto, che sono ovviamente molto ben documentati, e c'è anche l'assedio di Tiro. Infatti me l'ho andato a rileggere i capitoli su Tiro per recuperare un po' di atmosfera quando avevo scritto il capitolo del libro. Va bene, grazie. Andiamo avanti? Se vuoi andiamo avanti, poi se anche tu hai domande che vuoi approfondire degli aspetti, insomma. Ma perché aspettiamo considerazioni, cioè comunque questo grande generale c'è un contesto completamente diverso, siamo abituati a pensare all'esercito di Alessandro, battaglia campale, la falange, la cavalleria, qui veramente siamo completamente in un altro mondo, come quando combatte contro gli sciti, però ce la fa, ecco, non riesco ad andare oltre l'ammirazione, sono bloccato in questo, in questo stallo. Poi ci vedo molto così, quando parlavi molto della guerra romana, effettivamente, questa grande ingegneria, queste invenzioni, cioè, come dire, veramente sembra precedere. Se pensiamo solamente a cos'era prima la guerra d'assedio, prima di arrivare ad Alessandro, prima del IV secolo, pensiamo alla guerra del Peloponneso, per 27 anni gli Spartani vanno fuori da Atene, fanno venite fuori, gli ateniesi no, qui li aspettano. Qui veramente nell'arco di un secolo, ma anche meno, come completamente cambiata, come veramente la guerra ellenistica sarà apripista, direi tutto il modo di fare la guerra del mondo antico, se vogliamo dire così. Quindi è palpabile, cioè a me veramente impressiona questo fatto. Poi questo ponte di barche un po' mi ha ricordato quando Cersei decide di passare dall'Asia e andare in Europa, quindi era stato fatto un ponte di barche, poi in questo caso per l'assedio pensiamo questo è ancora più straordinario, poi scusa che ti interrompo, perché questo è proprio è un ponte di terra. Infatti, cioè, ora è molto più largo l'istmo, naturalmente, però c'è ancora, se vogliamo, cioè, appunto, cioè, questo è proprio è un segno proprio indelebile del passaggio di Alessandro in questo caso, appunto perché ha fatto una passerella, un molo che doveva rimanere lì per sempre, praticamente non c'era. Tiro non doveva mai più pensare di potersi isolare, scusate il gioco di parole, ed è uno dei vari assedi che ho raccontato nel libro, nel quale si dimostra molto bene quanto la presenza di un collegamento con l'esterno, particolarmente se si parla del mare della flotta, è di un'importanza cruciale. Qui senza una flotta, che infatti ci ha messo moltissimo ad arrivare, Alessandro avrebbe fatto molto poco. Qui Tiro non era granché rifornita da altri e avrebbe permesso di resistere anche più a lungo, ma ci sono assedi che raccontano nel libro che durano decenni perché appunto magari non c'è modo di bloccarli dal mare. Un esempio, andando avanti nell'età moderna, è l'assedio di Ceuta, che per chi non lo sapesse è sostanzialmente, se voi avete presente dove è Gibilterra, è la città dall'altra parte che sta in Marocco. Infatti è uno dei pochi territori oltremare spagnoli che appunto sono in terra africana ancora oggi, e c'è questo assedio di Ceuta difesa dagli spagnoli, che gli è stata appena ceduta dai portoghesi, e ci sono le forze marocchine, del signore del Marocco dell'epoca, che lo fa diventare una potenza di tutto rispetto, ed è l'assedio più lungo della storia, considerando le due fasi di assedio, perché ci sono due assedi ma che sono separati da un mese, più o meno, da pochissimo tempo comunque, quindi spesso si accorpano in un unico grande assedio, dura 30 anni, dura poco più di 30 anni, cioè, c'è gente che è nata lì dentro e ha visto solo l'assedio se non è riuscita ad andarsene, ma dura così tanto anche perché non c'era modo di bloccarla via mare, perché non avevano una flotta con la quale bloccarla. E questo è estremamente importante. E che poi appunto, come accennavo prima, io in questo libro ho inserito tantissimi assedi. Nell'altro libro erano alcuni assedi, no? C'erano anche diverse battaglie campali, quindi mi sono fatto meno problemi a inserire delle spiegazioni. Qui mi sono ritrovato, per arrivare a parlare di questo aspetto, mi sono ritrovato a dover intanto fare una cernita spaventosa,
e il libro è stato in parte anche molto più sofferto, e si vedrà leggendolo perché ci sono dei refugi. Ne ho trovato uno di passando per stasera che citerò qui durante la diretta, perché riguarda una delle battaglie delle quali parliamo, e mannaggia che me ne sono accorto dopo anche di quello. Vabbè, c'era uno peggiore, ma l'ho menzionato anche sul mio secondo canale. Ecco, mi sono trovato a dover scegliere anche appunto le battaglie lunghe. Problema che non è difficile farlo in senso assoluto, perché se noi escludiamo gli assedi, che tecnicamente non sono battaglie, per questo mi sono dovuto porre il problema, noi prima della fine dell'Ottocento, perché ci sono alcune battaglie che cominciano a durare campali, che cominciano a durare magari 2-3 settimane, 4. C'è una battaglia della guerra tra, se ricordo bene, tra Giappone e Russia che dura così tanto, però non ricordo il nome preciso. Per quanto mi pare, per quanto la cito qui nel libro, quindi anzi, guarda, la vado a cercare solo per citarla, perché mi sembra proprio di averla menzionata, appunto per parlare di questo cambiamento nei modi di fare la guerra. È la battaglia di Mukden, della guerra russo-giapponese, che appunto dura ben 3 settimane, ed è una cosa che non era mai successa prima di allora. Succede per moltissimi motivi, però fino ad allora le battaglie lunghe, quindi le battaglie campali più lunghe di tutte, potevano durare qualche giorno. Un esempio, io un'altra delle battaglie che ho inserito è la battaglia più lunga campale del mondo antico e volendo medievale, perché segna proprio lo spartiacque tra le due epoche, è la battaglia dello Yarmouk tra gli arabi e l'esercito dell'impero romano d'Oriente. È una battaglia campale che dura 6 giorni. 6 giorni è una cosa incredibile, cioè una cosa come Gettysburg ne è durata 3, Lipsia anche è durata qualche giorno, ma non così tanto. L'unica altra che la supera, ma è perché un po' c'è un trinceramento da parte di una delle due parti, una battaglia tra i polacchi e i cosacchi, che è la battaglia di Giortivodi, che dura 2 settimane, ma perché i polacchi si trincerano, quindi si trasforma in una specie di assedio, se vogliamo. Invece le battaglie campali ben difficilmente potevano durare più di un paio di giorni, 3, se proprio avevano una cosa, elementi lunghissimi. Comincia ad arrivare alla fine dell'Ottocento, le battaglie campali iniziano a diventare lunghissime per complessità, per numeri in campo, si estendono proprio i campi di battaglia in profondità, è uno dei motivi per cui aumentano così tanto le durate delle battaglie. E infatti le battaglie della Grande Guerra, cioè io avrei dovuto fare un libro quasi solo di battaglie della Grande Guerra, praticamente, a vederla così, se avessi dovuto contare solo in senso assoluto. Perché a parte alcuni episodi, anche le battaglie della Seconda Guerra Mondiale poi cominciano a diminuire di nuovo di durata, anche se alcune durano molto, e la Lamento durano 2 settimane più o meno. E così come ho raccontato di episodi che difficilmente potrebbero essere chiamati battaglie in questo libro. Però se andiamo ad estendere il concetto di battaglia, gli assedi ci rientrano come, perché alla fine l'assedio è quando una battaglia si insabbia, diciamo così, e se vogliamo prendere una definizione, anche qui io ho dovuto avere a che fare con la definizione di battaglia, per esempio, perché che non è scontata, anzi è una cosa sulla quale più storici militari si sono, come dire, scervellati, ecco. Cioè, una battaglia è, se vogliamo metterla semplicemente come uno scontro tra due forze che si stanno contendendo uno stesso obiettivo tattico e o strategico, allora in quel caso anche gli assedi rientrano. Come del resto, se noi andiamo a guardare in realtà le battaglie della prima guerra mondiale, quelle della prima fase non durano così tanto, quelle fino alla fine del 14, quando comincia la guerra di trincea, più o meno semplificando un pochino ovviamente. E le battaglie, quelle della grande guerra di logoramento, di attrito di trincea, spesso, questo dagli storici stessi della grande guerra o che hanno scritto di battaglie della prima guerra mondiale, si vede il grande John Keegan, che è colui che scrisse il voto della battaglia, per il quale mi sono molto basato su diversi aspetti per scrivere la battaglia della Somme, che è presente nel libro. Lui è un altro di quelli, per esempio, che immagina le battaglie della grande guerra e dice sono un po' un misto tra una battaglia campale e un assedio,
E non è un caso che una delle battaglie di cui tu mi hai anticipato parleremo questa sera effettivamente vede dei progressi quando si utilizzano tecniche proprie dell'assedio, che è un altro dei motivi per cui vanno così avanti, cioè vanno avanti così a lungo, per quasi un anno a volte. E del resto, in tanti assedi anche dell'età moderna, quindi del 5, del 6, del 700, vediamo delle tecniche di campo che sono molto simili a quello che si vede nella Grande Guerra, dei grandiosi trinceramenti e delle grandi linee di trincea, quindi diventa molto simile in quel senso. Quindi mi sono dovuto anche un po' interrogare su che cosa mettere o come impostare il libro, perché alla fine non mi andava di mettere e non potevo scegliere in senso assoluto delle battaglie per la loro lunghezza in senso assoluto, se no avrei dovuto escluderne molte e escludere molti periodi storici, quindi ho preferito fare un po' un viaggio e piuttosto metterci appunto questi assedi in gran parte, battaglie campali saranno poche, ed è anche uno dei pochi libri, cioè, scritti due, in questo libro c'è anche quella che si fa fatica a chiamare battaglia, che sono alcune battaglie della seconda guerra mondiale, che sono più delle grandi campagne, come la battaglia d'Inghilterra, che è un campo di battaglia ben difficile perché è il cielo, qui però tutto sommato è limitato a un'area, non dico ristretta, però si intuisce limitata geograficamente. Un'altra che è chiamata battaglia e che ho fatto molta fatica anche a scrivere perché è documentatissima, è un'altra delle fatiche paradossalmente di scrivere questo libro, sono tutte molto documentate queste battaglie, tutte molto conosciute, a parte pochissime. E un'altra è la battaglia dell'Atlantico, che dura tutta la seconda guerra mondiale, che si fa fatica a definire la battaglia alla fine, cioè segretamente complessa e composta di tanti scontri, uno volendo potrebbe anche scomporre in tanti scontri, in tante singole battaglie, le grandi battaglie della prima guerra mondiale, che sono delle offensive, o anche i singoli assedi magari che racconto, perché ognuno ha delle singole battaglie che avvengono in determinati momenti. Quindi c'è un livello di complessità diverso rispetto al libro precedente a scriverlo, infatti la sofferenza nello scriverlo penso si noti, e che temo di essermi divertito un po' meno, ma è stato molto, come si dice, istruttivo scrivere questo libro, quello sicuramente sì. Bene, grazie per queste considerazioni e, come dire, da dietro le quinte, ecco, cosa vuol dire scrivere un libro di questo tipo e anche i pensieri, i dubbi, di poter scrivere anche una cosa coerente, di farci entrare, farci respirare quest'aria. Grazie. Se per te andasse bene io andrei avanti. Certo. Beh, sai, il cosiddetto sarcoforo di Alessandro, mi piaceva metterlo. Questa mi interessa come argomento, però ho pensato a te ovviamente, questo argomento, quindi il grande capolavoro tattico di Belisario, siamo nel tardo antico. Ecco, questo tra l'altro è stato il primo capitolo che ho scritto del libro, infatti si nota che è quello che mi sono gustato di più, temo. Allora, perché lo chiamo il capolavoro tattico di Belisario? Perché spesso parlando di Belisario noi tendiamo a citarne tante di battaglie importanti che lo hanno visto vincitore, lui che non è affatto invece un generale invitto, ma che è stato un grande generale, un grande comandante, anche più di inventiva, e qui a Roma lo dimostra particolarmente, per quanto non sempre con il polso sui suoi uomini, bisogna dire. E lo dico pur adorando questo personaggio, insieme a Costantino XI forse è il mio personaggio storico preferito, o uno dei miei quantomeno. Ecco, qui secondo me più che in battaglie come Dara, che non era da solo, o in battaglie come quelle contro i Vandali, ecco, qui dimostra veramente un genio tattico e una tenacia fuori dal comune. Allora, intanto qui diamo un minimo di contesto, come abbiamo fatto prima, anche se ho dato in modo molto confusionario anche prima. Allora, qui sono cominciate le guerre di riconquista di Giustiniano, quindi in una campagna lampo tra il 533 e il 34 è stata riconquistata l'Africa e i Vandali, con il pretesto dell'assassinio di Amalasuntha, che è l'ultima esponente della dinastia di Teodorico, Giustiniano ha modo di lanciare l'invasione dell'Italia e
dall'inizio anche alla conquista o riconquista della penisola. Si parte dalla Sicilia, che in realtà oggi è parte dell'Italia, storicamente ha sempre fatto un po' a sé, tant'è vero che appunto è stata anche la prima provincia romana, la Sicilia, quando era stata conquistata dopo la prima guerra punica, che faceva capo a sé, appunto, non veniva considerata parte della penisola. Qui ovviamente il contesto è comunque un po' diverso, comunque Sicilia che viene presa senza colpo ferire fino a Palermo, dove anche qui in realtà Belisario mostra un po' il suo estro, perché Palermo gli si oppone in modo appunto attivo, e Belisario che ha pochi uomini, perché Belisario va con eserciti di spedizione che sono piccoli anche per l'epoca, perché un esercito di spedizione ideale, usuale, contava intorno ai 20.000 soldati nella tarda antichità, così si può ricostruire. Belisario va sempre con molti meno uomini di questi. Io non ho ancora trovato se qualcuno ha detto questa frase di chi è, perché amo molto questa frase e si applica benissimo a Belisario, ma per Belisario si può ben dire, e poi lo vedremo per Roma in particolare, che nessuno ha mai fatto così tanto con così poco. E se c'è uno a cui si può applicare benissimo questa cosa è proprio Belisario. Ecco, quando arriva davanti a Palermo, appunto anche perché non ha tantissimi uomini, non ha intenzione di lanciare un assalto diretto perché sarebbe un dispendio di tempo, di energie, di uomini, eccetera, si accorge che gli alberi delle sue navi sono più alti delle mura del porto, quindi detto fatto, lui fa avvicinare le sue navi al porto e fa issare le scialuppe sugli alberi delle navi e le carica di arcieri, e da lì i Goti si arrendono, perché insomma sarebbero bersagliati fin troppo facilmente, quindi si arrendono. Poi Belisario sai la penisola, gli si arrende o gli passa dalla sua parte gran parte del sud Italia senza combattere, tranne Napoli, che Napoli subisce un destino molto triste. Infatti quando ho nei commenti dei detrattori di Belisario mi ricordano sempre Napoli di solito, perché secondo Procopio lui non riesce a fermare i suoi soldati che la saccheggiano, perché altrimenti lui di solito è molto attento a questa cosa. Anche in Africa lui fa condannare a morte dei suoi soldati che hanno saccheggiato i territori sui quali sono passati, e invece qui non ci riesce. E anche a Roma entra senza colpo ferire. Tra l'altro Roma l'avevo citata anche nel libro precedente, con un episodio che qui menziono in forma più stringata, ma perché quando Belisario entra a Roma, che anche qui dovrò andare, prenderò dei momenti a spot dell'assedio, perché l'assedio dura un anno, che rispetto ad altri assedi non è lunghissimo, per quanto appunto è lungo praticamente quasi un anno, dal marzo del 537 al marzo del 538. Però è molto complesso perché è pieno di azioni, anche nel libro ne ho dovute tagliare alcune, adesso vediamo come mai. Però ecco, quando lui arriva a Roma, quando poi inizierà l'assedio, lui ha appena 5.000 uomini, contro un esercito di Goti che sta venendo per assediare la città, guidato dal re in persona, Vitige o Vitige, io con gli accenti non ci ho rinunciato in qualunque momento, che ha un esercito a quanto pare immenso. Temo non possiamo credere a Procopio di Cesarea che parla di ben 150.000 soldati, mi sembra un pochino eccessivo per l'epoca. Potrei supporre che il numero di 150.000 potrebbe essere forse applicabile a tutti i soldati goti della penisola, ma ci credo poco, per il fatto che anche qualche anno dopo sarà l'intero esercito romano ad essere ridotto in questi numeri così miseri, è passata anche la peste, la crisi e tutto quello che vuoi, però insomma le stime moderne comunque danno una stima abbastanza realistica di 30-45.000 soldati, che non è poco. Tra l'altro Vitige che la vorrebbe far finita con Belisario e che è molto infudiato perché aveva lasciato una guarnigione a Roma, ma la guarnigione quando ha visto Belisario arrivare è semplicemente andata via, e quindi hanno aperto le porte a Belisario gli abitanti di Roma, quindi lui è molto seccato e infudiato, e a quanto pare quando lui sta scendendo verso Roma, però devo ricordarmi esattamente con chi, in ogni caso incontra un vescovo e gli chiede se Belisario sia presente a Roma, e il vescovo lo tranquillizza perché gli dice non ti preoccupare che Belisario non lascia mai il suo posto, e come dire, Belisario non scappa.
E c'era appunto di Belisario, spesso lo ricordiamo per la prudenza, ma lui spesso in realtà è molto esuberante, tra virgolette, è molto, non volevo dire valoroso, adesso mi sfugge il termine, comunque sia, ecco, Prende il non, momento. quando mi verrà il termine vedrai che avrò il flash, comunque sia, ecco, in ogni caso non si fa problemi anche a ricercare una sua gloria personale a volte, o a essere anche molto focoso per quanto riguarda la guerra, per quanto abbia anche un atteggiamento molto prudente, come vedremo anche per Roma. Questo suo altro aspetto invece lo dimostra proprio nella prima fase di questo assedio, quando i Goti stanno ancora arrivando, ed è appunto uno scontro che io descrivo come battaglia a parte, perché vedi che si possono dividere in tante battaglie, anche gli assedi, quindi vedi quanto diventa complesso una battaglia di questo libro, spesso un insieme di tante battaglie più piccole nello stesso posto. Ecco, lui prende, cerca un luogo dove fare un accampamento vicino al Tevere, perché lui si vorrebbe accampare fuori da Roma, perché vuole comunque far vedere ai Goti che è forte e che non ha paura di loro. E lui aveva lasciato a presidiare un ponte, che non ci viene detto qua, un ponte fortificato. Io guardando, l'unico che ci potrebbe stare è probabilmente Ponte Milvio. Peccato che Ponte Milvio non sta alla distanza dove dovrebbe essere secondo Procopio, quindi in realtà non si sa di che ponte si tratti. Io presumo sia Ponte Milvio, presumibilmente. Gli ha lasciato una piccola guarnigione in modo tale da bloccare il ponte, perché è un ponte con una torre, una porta. Che succede? Peccato che quando questi vedono arrivare i Goti, sono pochi, prendono e, senza dire niente a nessuno, prendono e scappano in Campania, anche per la vergogna, per non subire ripercussioni, senza avvisare ovviamente nessuno. I Goti all'inizio non lo sanno, quindi sono un po' titubanti a avvicinarsi a questa porta, poi quando vedono che il ponte è libero entrano e vanno. Belisario intanto è nei paraggi con 1 migliaio dei suoi bucellari, che sono le sue guardie personali e sono l'elite degli eserciti dell'epoca, sono dei soldati, degli arcieri e lancieri a cavallo formidabili e sono i più valorosi perché spesso appunto vengono presi tra coloro che si sono distinti sul campo di battaglia dalle unità regolari. E si accende uno scontro nel quale anche Belisario stesso rischia la vita e tra l'altro si risolve soltanto che dopo un combattimento nel quale i 1000 di Belisari che sono attaccati da tutta la cavalleria gota comunque sfondano fino al campo goto, poi sono costretti a ritirarsi dopo aver perso anche un discreto numero di uomini, si ritirano verso una delle porte e aspetta che te la cerco anche perché adesso non la ritrovo. È una delle porte a nord, adesso dovrò ritrovare, dovrebbe essere Porta Pinciana comunque sia, o tra Porta Pinciana e Porta Flaminia, comunque sia, lui tenta di rientrare, gli sbattono le porte in faccia perché hanno paura che i Goti entrino e non viene neanche riconosciuto subito perché sarà stato coperto di polvere, sangue e quant'altro, in più stava per arrivare il tramonto al crepuscolo, e quindi lui semplicemente poi si gira e carica. E questa è la sua fortuna perché in questo altro atto di valore che insomma va contro quella che è la sua usuale prudenza per l'appunto, perché quando c'è bisogno fa anche di questi atti di coraggio, a volte quasi di incoscienza, però in questo caso gli salva la vita perché i Goti anche nel buio parte lo stavano inseguendo e quindi erano molto sparsi, e quando finalmente si vedono arrivare addosso questi cavalieri in realtà pensano che sia una sortita dalla città, quindi dove ha ricevuto rinforzi, quindi non vale più la pena e quindi se ne vanno. Posso fare una domanda, scusami, mia ignoranza personale. Quanti anni ha Belisario? Sai che non me lo ricordo perché non si sa esattamente quando è nato, comunque è abbastanza giovane, quando è arrivato, cioè, vabbè, è relativamente giovane, insomma, adesso te lo cerco 40? perché è un dettaglio che non mi ricordo. Allora, Scusami, giusto per dare lui una caratterizzazione a... un'età, no, certamente. Allora, lui è possibile che sia nato intorno appunto intorno all'anno 500, non si sa, quindi ha proprio qui 30 anni comunque sia. Ma giovane. E poi morirà nel 65, quindi è lo stesso anno di Giustiniano, tra l'altro, quindi solo con molti anni meno di Giustiniano, perché Giustiniano ne ha tipo una ventina in più di lui.
se ricordo bene, perché Giustiniano muore che ne ha muore quasi 90 anni praticamente. Ecco, quando comunque abbiamo citato Porta Flaminia e Pinciano, insomma, allora lui pone Belisario il suo quartier generale proprio tra Porta Pinciana e Porta Salaria, e come ricorda sempre il professor Castore Breccia, gran parte degli scontri che vengono descritti nella guerra gotica avvengono nella zona qui a nord delle Tre Porte, che è corrispondente in buona parte alla Torre dei Giardini di Villa Borghese, quindi in buona parte, a parte degli scontri dell'assedio di Roma avvengono lì, non tutti. I Goti arrivano, quando arrivano, in forze, e pongono 7 accampamenti intorno a Roma. Non riescono a circondarla, e questa è una delle fortune è una delle grandi fortune di Belisario. I Goti, tra l'altro, dimostrano un leitmotiv dei Goti, che siano Visigoti o Ostrogoti, non importa, dimostrano come un loro leitmotiv che non sono purtroppo capaci di operare assalti alle città fortificate, perché c'è per esempio un episodio, a parte che subiscono in modo tremendo i tiri delle macchine da assedio, scusate, da lancio, delle macchine da lancio a torsione che sono sulle mura di Roma, che è ancora ben fornita di queste armi, perché viene riferito che c'è un goto a cavallo molto corazzato, perché evidentemente ci sono molti cavalieri, ci viene detto nell'esercito di Vitige, il che significa che sono presenti anche gran parte di truppe di quelle che sono evidentemente di elite dell'esercito goto. Si avvicina con un po' troppa spavalderia, ecco cos'era il termine che cercavo prima, ma anche per Belisario, che a volte lo è. Si avvicina a questo goto alle mura con un po' troppa spavalderia e viene banalmente centrato da un dardo di balista che a quanto pare lo inchioda un albero, e da lì i goti stanno molto più lontani, stanno molto più attenti. Per di più c'è tutto un episodio nel quale io immagino con grande fatica e inventiva riescono a tirare su finalmente almeno una torre d'assedio, e finalmente cominciano a farla trainare da dei buoi verso le mura. E c'è questo episodio, questo aneddoto che mi piace sempre raccontare, nel quale Belisario si mette a ridere e i suoi soldati, che sono molto preoccupati, anche la milizia di Roma e i cittadini di Roma, che sono preoccupatissimi, lo rampognano perché gli dicono: cosa ridi, perché non vedi cosa sta succedendo. Belisario si fa passare un arco, centra un goto, con grande giubilo naturalmente dei suoi sottoposti, e poi dà semplicemente ordine di tirare ai buoi che stanno trainando le torri da davanti, quindi i poveri animali vengono centrati e le torri si fermano. I Goti capiscono che le torri vanno spinte, non vanno tirate, però non servirà a niente perché non riescono neanche a usarla alla fine della faccenda. I Goti tentano pochi veri assalti alle mura, lo fanno soprattutto nei primi giorni di assedio, e in diversi casi pongono molto in seria difficoltà i difensori, però alla lunga non riescono ad avere la meglio. Anche per un altro motivo. C'è una sola battaglia campale vera e propria, è a circa metà dell'assedio, prima che arrivi l'inverno tra il 37 e il 38, perché intanto hanno ottenuto diversi successi i soldati di Belisario, adesso arriviamo a come, perché è una delle parti centrali e ricorrenti di questo assedio, e quindi si sentono molto sicuri e chiedono a gran voce di poter combattere in campo aperto, nel senso di schierarsi proprio tutti fuori e di combattere. Belisario, a quanto pare, non è d'accordo, come era stato anche a un'altra battaglia, sembra, in passato, però ecco, lui spesso nelle fonti viene un po' assolto. Io a volte ho il sospetto che in realtà lui fosse d'accordo in molte occasioni con queste azioni, però poi insomma, viene un po', si tirano un po' i remi in barca nelle fonti ufficiali. Io ho vagamente il sospetto che lui spesso fosse d'accordo. Comunque sia, nella versione diciamo ufficiale di Procopio, che era comunque lì, sappiamo che i soldati vogliono combattere, alla fine viene convinto, lui anzi vorrebbe neanche portare fuori la fanteria, a parte che non è evidentemente così ben considerata, ma conta molto sui suoi cavalieri, e intende appunto lasciare la fanteria dentro. In più di fanteria non c'è neanche più così tanta, perché ci viene detto da Procopio che molti dei soldati di fanteria si sono autopromossi cavalieri perché hanno trovato dei cavalli evidentemente anche tra i Goti, eccetera, e quindi si sono autopromossi a cavalieri, quindi ci sono anche pochi fatti, però i Ma ci comandanti sapevano andare a cavallo.
E evidentemente sì, se non lo avrebbero fatto, Perché puoi suppongo. inventarti, c'è un Però, cioè, videogioco, tu un però cavallo. immagino che immagino fosse anche un modo per poi ufficialmente farsi anche pagare di più, perché un cavaliere era pagato più di un fante, e c'era anche una questione sociale di essere più prestigioso, comunque sia, diciamo. Però anche i comandanti della fanteria insistono, quindi Belisario ci sta, li tiene indietro. Nel frattempo però ordina anche a parte della fanteria e della milizia romana, perché i romani sono stati anche organizzati a milizia, gli abitanti di Roma, perché difendano, vedi che c'è anche tutta una parte che è a est, Di scusami, a Aurelia. ovest, scusami, a ovest, volevo dire sì, lungo il campo di Nerone, eccetera. Sì. Ecco, praticamente in quell'area lì c'è anche da quelle parti l'unico accampamento goto che è al di là del Tevere, ce n'è uno solo, quindi bisogna tenerlo. Infatti c'è stato anche un assalto durante uno appunto dei primi assalti con i difensori del mausoleo di Adriano che buttano giù le statue per tirarlo addosso ai Goti perché non sanno più cosa fare, poi riescono a resistere. Insomma, è una battaglia molto sofferta durante questo assedio. Ecco, durante questa battaglia che si sta per svolgere, che adesso cerco anche davanti a che città, scusami, a che porta, stasera sono veramente bollito, escono da Porta, perché ovviamente a memoria, figuriamoci se me lo ricordo, aspetta che te lo trovo. Se ho capito la cartina, Porta Aurelia Nuova. Allora, dovrebbe avvenire da una delle porte a nord. Dovrebbe venire delle porte a nord, ma mi sa che sto guardando ancora troppo indietro. È probabile. Comunque dovrebbe essere da una delle porte a nord, perché appunto la parte sud vede ben pochi scontri in realtà. Ci sarà poi soltanto ci sarà modo di attaccare lungo una delle porte della parte sud-est, perché una era stata murata e i Goti a un certo punto attaccano da quella parte e non aspettandosi di trovare resistenza mentre stanno inseguendo dei Romani in fuga, un altro scontro verso la fine dell'assedio. Peccato che era tutto calcolato perché Belisario ha fatto sbloccare la porta e quando i Goti passano lui esce in una sortita e li travolge, loro non so, aspettavano. Comunque, ecco, questa battaglia che avviene in campo aperto per l'appunto viene malamente perduta e poi quella parte di milizia che doveva sorvegliare il campo di Nerone, eccetera, gli era stato ordinato di non attaccare, di non fare niente, attacca, quindi anche che loro ingaggiano battaglia, e però, visto che riescono a mettere loro questa parte qui di milizie e di fanti, riescono a mettere in fuga i Goti nella loro parte di campo di battaglia, non si rendono conto che avrebbero potuto aiutare le forze di Belisario sul campo, attaccando poi su un fianco i Goti. E le forze di Belisario le prendono malamente, devono ritirarsi, infatti da lì non faranno mai più scontri in campo aperto di queste proporzioni. Tra l'altro i comandanti della fanteria muoiono, insomma, è uno scontro molto sofferto. Quello che succede però è che l'assedio di Roma va a buon fine per diversi motivi. Intanto per il genio che avevamo detto di Belisario, perché ci sono vari tentativi di bloccare il Tevere, di bloccare l'afflusso di derrate alimentari di rinforzi che possano provenire da sud, quindi da Ostia e Porto, particolarmente Porto, e quindi poi bisogna che i rinforzi e le vettovaglie quando arrivano facciano un lungo giro che parte da Anzio, perché per un po' viene occupata insomma, questi che sono i porti di Roma. Si cerca Belisario deve rifornire la città, deve far sì che ci sia modo di avere farina da mangiare, eccetera, quindi vedi che c'è Mulini, vedi quella dicitura che dice Mulini, perché lui fa anche impiantare dei mulini ad acqua, che sono in parte posti su delle chiappe sul Tevere, in modo tale che sortino l'acqua. I Goti cercano di far incagliare i meccanismi dei mulini buttando cadaveri nel Tevere, e da lì c'è anche la catena di Belisario che vedi lì, perché viene posta un sistema di catena, una catena per bloccare appunto l'afflusso di questi detriti e di questi cadaveri che vengono fatti affluire nel Tevere. Quindi c'è anche tutto un botta e risposta di tentativi di averla meglio uno sull'altro anche da questo punto di vista.
Quello che fa la differenza, che fa vincere ai pochi uomini di Belisario questo assedio, nel quale sono, diciamo, 1 a 8 come proporzioni, per quanto man mano poi le rinforzi arrivino, magari un contingente di qualche centinaio, poi di un paio di migliaia, cioè fanno la differenza in questo caso. Quello che fa la differenza sono i nuovi soldati romani di questo periodo, che sono gli arcieri a cavallo, particolarmente i bucellari, dicevamo. Infatti in piccoli gruppi spesso questi bucellari escono, bersagliano i Goti da lontano, questi arcieri a cavallo, i Goti non riescono praticamente mai a raggiungerli, e questi si ritirano un po', riattaccano con le frecce, poi magari a volte caricano, poi se ne vanno, eccetera. E Procopio ci riferisce che di questo tipo di assalti durante tutto l'assedio ce ne saranno ben una settantina. Di alcuni poi riferisce molto i dettagli, e, in alcuni casi ci sono anche episodi molto curiosi in cui per esempio un Bucellario esce da solo, per esempio, poi viene massacrato ma si porta con sé moltissimi nemici, eccetera. Quindi quello che vince anche questa battaglia è anche l'esperienza e l'equipaggiamento e il nuovo modello di soldato romano di questo periodo, quindi arciere a cavallo, cosa che ai Goti manca completamente. Quindi i Goti in questo caso magari di speranza ne avevano anche poche, e in più qui Belisario dimostra più volte il suo ingegno e la sua caparbietà. Vedi che ho dovuto balzare di qua e di là, ma appunto è un assedio anche questo molto complesso. Poi durando un anno gli episodi sono appunto molto numerosi. Ma estremamente molto interessante, onestamente non lo conoscevo, ma sono abbastanza allibito dal fatto che i Goti non hanno così esperienza per assaltare città fortificate, ecco, cioè, non è che il giorno prima arrivavano dalle pianure dell'Ucraina, dici vabbè sono appena arrivati. Posso capire i belgi di Cesare che non hanno mai visto città con mura, non hanno mai visto le armi d'assedio del mondo ellenistico, ma questi, voglio dire, signori, eravate lì, cioè, non è che siete i primi arrivati. Sono molto colpito da questo fatto. Però ci Prego. vuole un sapere tecnico dietro non indifferente per costruire gli equipaggiamenti necessari per assaltare una città fortificata, poi con delle mura che insomma sono state anche alzate rispetto alle originali. Le mura aureliane sono abbastanza basse, appunto perché non si prevedeva che delle forze di barbari nel III secolo potessero poi fare molto. Poi vengono alzate probabilmente già in età massenziana e vengono rinforzate a più riprese. Quindi è assai probabile appunto che i Goti si siano trovati di fronte a delle mura molto difficilmente assaltabili, e loro non avevano la capacità tecnica di poter costruire delle macchine, o meglio di saperle usare, perché la torre alla fine sono riusciti a costruirla, peccato che non avessero pensato che invece di farla trainare forse dovevano farla spingere con gli uomini protetti, e questo insomma, da una parte potrebbe anche fare abbastanza sorridere, dall'altra è anche vero che i popoli germanici non hanno tutta questa grande conoscenza di come si portano gli assedi, questo già da tempo nel tardo antico, tant'è vero che è rimasto come un unicum il fatto che gli Unni sono, o meglio Attila, gli eserciti di Attila sono tra i pochi che hanno le conoscenze e sono in grado di assaltare città fortificate e di prenderle. Gli altri popoli non sono assolutamente in grado di farlo. Evidentemente questa è una cosa che si porta avanti, insomma, perché il contatto c'era, ma evidentemente certe conoscenze erano veramente tanto specialistiche, quindi si vanno a perdere. Io immagino questo quantomeno. Va bene, grazie. Se per te andasse bene, domande non ce ne sono, ci sono tanti complimenti e se ti va possiamo Possiamo proseguire, vedo un tuo ora, chiediamo, non so cosa sia riferito. Ma alla battaglia di Yamurk ci fanno questa domanda, ma casomai visto che andiamo fuori sede, te la terrei per la fine. Se vuoi sì, se vuoi sì, se no possiamo anche usarla ora, perché se mi dici che è solo Yarmouk è di questo periodo storico, più o meno di un allora, secolo dopo, esattamente sì, 100 anni, quasi esattamente 100 anni dopo, del 636. Che magari la citiamo anche perché, ecco, questa, lo Yarmouk, che non la citiamo per esteso questa sera, ma una delle battaglie penso più importanti della storia, appunto. Forse non la più importante, perché è difficile fare una classifica in questo senso, però è una delle più importanti, in questo caso sì, una di quelle battaglie che si potrebbero chiamare decisive o decisive, come direbbe Barbero.
Però, ecco, tanto per dare un po' di contesto, lo Yarmouk è un fiume in Siria, o comunque sia nella Siria dell'epoca, anno 636, è la battaglia più lunga, più corta che ho inserito nel libro, perché appunto dura 6 giorni, e come scrivo, poi parliamo anche di questo quadro, può sembrare molto corta, anzi lo è rispetto a tutte quelle che ho inserito, però è la battaglia più lunga del mondo antico e anche del Medioevo, perché come sappiamo noi canonicamente, ok, l'età antica finisce con 476, la facciamo cominciare il Medioevo il giorno dopo la deposizione di Romolo Augusto da parte di Odoacre. Allora, la questione è che in realtà quando si parla di passaggi di epoche è utile a noi come riferimenti temporali avere delle date molto precise, in realtà bisogna parlare di transizioni che vanno da un periodo a un altro e in più cambiano da luogo a luogo, perché nel 476 sì, in Italia c'è questo cambio, ma c'è una sorta di continuità alla fine. Odoacre governa di facciata l'Italia per l'intero, anche se ovviamente in realtà lui si fa chiamare re ed è considerato un re, così come Teodorico, anzi Teodorico ancora peggio, è considerato ed è trattato come un imperatore in Italia, chiamato Augustus Princeps, cioè, voglio dire proprio imperatore, quindi lui è considerato quello quando arriva, nonostante sia un goto. In Oriente non c'è questo, cioè meglio, uno scossone c'è naturalmente, non è un periodo tranquillo neanche a Oriente, però non c'è una cesura e tutto sommato anche in Italia non c'è così tanto. Infatti, per esempio, in Italia molti propongono di far cominciare il Medioevo o con la guerra gotica, che in effetti stravolge moltissime cose, o con l'arrivo dei Longobardi, quindi in questa finestra. Nel V secolo si passa nel Medioevo senz'altro in Spagna e in Gallia dove ci sono gli ultimi romani, il dominio di Siario. Spagna è caduta in mano germanica anche molto prima, insomma. La stessa Britannia dopo il 406 la perdiamo. Britannia sì, il rapporto è più lungo, nel senso che poi sappiamo che anche lì la Britannia purtroppo non è che venga esattamente abbandonata, viene sguarnita di truppe da Costantino III che scende sul continente, però lui contava evidentemente di tornare, cosa che non farà mai più, e quindi nessuno poi rimanda truppe in Britannia, che viene banalmente persa perché non c'è più modo di mandare truppe lassù perché avviene di tutto nel frattempo, quindi infatti i britannici fanno ancora molto riferimento a Roma e all'impero. C'è questa lettera che è il lamento dei Britanni, nella quale apparentemente scrivono a Ezio chiedendogli aiuto e supporto perché sono schiacciati tra il mare e i germani, i sassoni che stanno conquistando l'isola. E quindi in realtà il legame c'è ancora, poi non se ne riuscirà più a fare niente. Quindi lì sì, nel V secolo si può dire che inizi il Medioevo, se vogliamo fare questa transizione. In Italia, secondo me, appunto, sono molto d'accordo, tra il fine della guerra gotica, o anche l'inizio comunque, il periodo tra la guerra gotica e l'invasione longobarda. In Oriente è l'invasione araba, non c'è alcun dubbio che la fine del mondo antico la segna l'invasione araba. E direi che il passaggio dal tardo antico al Medioevo è segnato in totale, alla fine, come ultimo atto, proprio dalla perdita di tutti questi territori da parte dell'impero romano d'Oriente nel Levante, non solo, poi era conquistato anche l'Egitto, il Nord Africa, un'ottantina di anni dopo, no, settantina, scusa, una settantina di anni dopo Yarmouk, gli arabi saranno arrivati in Spagna, conquisteranno grossa parte anche di quella, questo l'avevo raccontato nell'altro libro. Allora, qui ci dice Claudio, che tra l'altro mi segue anche molto spesso su Tribunus, quindi saluto. La battaglia dello Yarmouk mette in luce come il multietnico esercito bizantino avesse seri problemi di coordinazione. In realtà aveva semplicemente problemi di coordinazione, non c'entra tanto una componente multietnica in questo caso, perché ci viene detto che ci sono le truppe regolari, o sono tutte le truppe regolari, alcune sono di origine armena, e semplicemente come comandante, tra l'altro, Vahan, era stato anche un veterano delle guerre di Eraclio contro i persiani, e tra l'altro armeno sarà anche un esarco che verrà a governare in Italia e sarà forse l'unico che morirà in battaglia, Isacio. Gli armeni hanno dato tantissimo all'impero romano, Armenia che appunto era divisa tra il mondo persiano e il mondo romano,
e una grossa fetta di truppe che combattono lo Yarmouk sono armene, però sono truppe imperiali regolari. Quello che fa la differenza è che appunto i romani riescono a perdere, tra l'altro ecco qui, tra virgolette, mi veniva il nervoso a scriverla un po' scherzando, però perché i romani hanno una posizione fortissima, dovete immaginare praticamente che c'è, vediamo se riesco- di qua, ok, vabbè, immaginate che sono incuneati tra due gole praticamente e loro sono accampati, l'accampamento è oltre una delle due gole e loro occupano la striscia di terra tra le due gole con un esercito che forse è il doppio di quello arabo, quindi un 40.000 uomini probabilmente. Solo che c'è rivalità tra molti dei comandi, c'è scordinazione. Spesso, e questa ultima cosa è facile dirla col senno di poi, sul campo vorrei vedere chiunque di noi a vederla, c'è un grosso problema che non ci si rende conto che magari una certa tattica che stava funzionando un giorno non viene ripetuta allo stesso modo il giorno successivo, che magari avrebbe potuto anche portare alla vittoria. In un paio di giorni i romani sono sul punto di vincere e far crollare l'esercito arabo, che però ha un morale altissimo, oltre al fatto che secondo le fonti arabe ci sono le donne dell'accampamento arabo che bastonano in modo metaforico e non i mariti e gli uomini perché tornino a combattere, insomma, sull'esempio delle donne germaniche, Come quello la dei faccio del tempi. patriarcato. Esatto. Dall'altra c'è questa congiuntura storica che io penso sia inspiegabile, per la quale gli arabi in quel momento esprimono tra i più grandi comandanti della loro storia e in un caso, cioè colui che vince poi lo Yarmouk, anche se non sarebbe il comandante in capo, esprimono anche il più grande comandante, uno dei più grandi, scusa, il più grande comandante di cavalleria della loro storia e uno dei più grandi della storia, un altro comandante, guarda caso imbattuto, tranne in un caso, però lui non stava comandando neanche in quell'occasione, anzi riesce a salvare un minimo la giornata, ovvero Khalid ibn al-Walid, la spada dell'Islam, che tra l'altro è molto giovane, anche in questo caso ha poco più di 20 anni, se ricordo bene, e è colui che tutti i giorni riesce a salvare la situazione ed è colui che poi darà la vittoria con questa enorme manovra per la quale è difficile interpretare cosa succede. Io ho usato questa lettura, poi mi riservo di andarmela a rileggere e di riformularlo magari. Probabilmente lui crea, visto che dopo questi giorni di battaglia la parte più lavorata dell'esercito imperiale è l'ala sinistra, che è stata continuamente bersagliata ed è quella che ha combattuto più duramente delle altre, lui sull'ala destra crea questo blocco gigantesco di cavalleria, sfonda e sbriciola quello che rimane dell'ala sinistra e la cavalleria romana che intanto si è radunata per cercare di non riesce a fare in tempo e quindi quando il fianco collassa poi tutto il resto. Quindi quello che succede a volte non è tanto per il carattere multietnico di questo esercito, che può essere vero anche per l'esercito di Belisario, perché lì vediamo, cioè anche lì bisogna leggere tra le righe cosa significa, perché spesso quando vengono citati soldati di una certa origine sono comunque soldati romani, si vedono le truppe isaure perché nel VI secolo comunque è sempre una cosa un po' via di mezzo, però gli Isauri vengono citati sempre un po' a parte, ma sono truppe imperiali anche loro. Vengono citati ausiliari massageti, cioè distinte un, eccetera. Allora, i bucellari sono delle più disparate origini etniche, quello è vero, ma per esempio a Roma si comportano molto bene, sono altri fattori che a volte gli fanno venire i disastri. E in realtà i problemi di coordinazione avvengono per le rivalità nei comandi e nella difficoltà nel capirsi proprio nei comandi, più che in difficoltà dovute a una natura multietnica che era, secondo me, forse a volte più vera degli eserciti del Principato in certe occasioni, perché hai ausiliari che si stanno romanizzando ma non sono in teoria cittadini romani, hai diversi numeri che sono unità di mercenari reclutati per l'occasione, che sono unità irregolari ausiliari di varia natura molto specializzati magari dall'Africa o dall'Oriente, eccetera, eccetera. E si è molto uniformato, in realtà, se vogliamo, nel tardo antico l'esercito. Ha delle componenti multietniche, va bene, però non mi sembra che si riscontrino troppo allo Yarmouk. Quindi non attribuirei a questo la sconfitta poi romana in questa battaglia importantissima. Ecco.
però è sicuramente un aspetto molto interessante del quale parlare, perché gli eserciti imperiali, in ogni caso, gli eserciti romani in genere hanno sempre avuto una quota di multietnicità, ecco, diciamo così, sicuramente. Grazie, ti ringrazio anche Claudio per questa risposta. Brevemente ho voluto mettere questo quadro di David che date un Belisario, che poverino, almeno quello forse glielo potevano risparmiare. È una leggenda che nasce in età medievale, questa in realtà, o meglio, che ha fortuna in età medievale, perché penso che nasca un pochino prima. Però per sintetizzare, dalle fonti che abbiamo sappiamo che sì, Belisario viene trattato malissimo, come sempre, perché lui fa un'altra battaglia che racconto nel primo libro, le battaglie più eroiche della storia. Belisario è l'unico che compare 2 volte, sono di parte, l'ho già detto e lo ripeto, è l'unico comandante che compare 2 volte come comandante di una di queste battaglie. Perché? Perché lui, verso la fine della sua vita, nel 559, combatte a Kettos. C'è un'invasione di Unicu Triburi che invade la Tracia, la mette a ferro e fuoco, sono 20.000 uomini, si dividono in 3 colonne, una di queste colonne si dirige verso Costantinopoli, perché oltraggio gravissimo, Giustiniano ha pagato un tributo, o comunque ha pagato un piccolo donativo, insomma, per tenersi buoni a una tribù avversaria, e a loro no. E quindi gli Unni, ovviamente offesissimi, usando questo pretesto, prendono e invadono, passando sul Danubio ghiacciato, tanto per cambiare. E a quanto pare non ci sono soldati a difendere Costantinopoli, e quindi Giustiniano si risolve a chiamare l'unico ufficiale disponibile, o meglio, in teoria sarebbe in pensione, tra virgolette, ma si riduce a chiamare appunto Belisario, che se lo descrive anche a Grazia Scolastico, questo anziano che trova l'ardore giovanile per tirare fuori la corazza dei vecchi tempi, rimettendosi in testa l'elmo, eccetera. Belisario che però non ha uomini a disposizione, quindi riesce a recuperare 300 uomini delle sue vecchie campagne, ci viene detto, quindi evidentemente forse anche abbastanza anziani anche loro, non lo so. E tra l'altro il numero di 300 nel libro delle battaglie eroiche si ripeteva spesso in queste battaglie, curiosamente, o forse non tanto curiosamente, non lo so. Comunque sia, trova questi 300 uomini e gli va dietro una turba di contadini e di cittadini che insomma o sono scappati a Costantinopoli per sfuggire alle atrocità che stanno commettendo gli Unni, o sono molto entusiasti e basta. Comunque lui poi con anche qui grande ingegno e grande coraggio, e in parte anche in questo caso grande prudenza, riesce a vincere questa battaglia, tra l'altro in modo abbastanza anche pesante, e potrebbe anche andare ad assaltare l'accampamento 1, già che c'è, gli viene impedito perché viene richiamato da Costantinopoli subito, perché appena aggiunge voce che ha vinto, le malelingue a quanto pare mettono in giro la voce che starebbe puntando a qualcosa di più. Quindi anche lì viene messo sotto processo, e 1. Poi pochi anni dopo viene di nuovo messo sotto processo con accusa di tradimento e di voler prendere la porpora, e viene trovato colpevole, quindi viene anche arrestato per un breve tempo, però Giustiniano decide che le accuse sono montate e fasulle, quindi le fa decadere, quindi finalmente poi può morire in pace pochi anni dopo, nel 65, per i fatti suoi, con le sue proprietà e quello che era rimasto delle sue ricchezze, perché anche quelle avevano subito dei percorsi altalenanti nella storia. Non so bene quando, ma sulla scia probabilmente del fatto che nelle fonti Belisario è trattato sempre a pesci in faccia, o meglio molto spesso, nonostante sia uno dei pochi generali della tarda antichità che è fedelissimo allo Stato e non crea disastri, non crea guerre civili, non punta alla porpora, eppure viene sempre maltrattato per un motivo o per un altro. No, non si vede che mi piace Belisario, no, ok, scusate. Però ecco, nasce questa leggenda che appunto lui sarebbe stato accecato e anche qui vedi la discrepanza, poi costretto a chiedere l'elemosina a Costantinopoli presso l'Ippodromo o a Roma, per qualche motivo a Roma. In realtà appunto si tratta di una leggenda che nasce poi dopo e ha molta fortuna in età medievale, poi appunto ha molta fortuna nel Settecento, perché se non ricordo male, a parte i quadri e il quadro, perché i quadri ce ne diversi che ritraggono questa cosa, fortuna per via di o un romanzo o un'opera teatrale, adesso non mi ricordo onestamente, che però appunto sono proprio centrate su Belisario, accecamento e l'opera di Belisario. C'era una delle biografie di Belisario scritta alla fine dell'Ottocento, mi sembra, di Lord Mahon,
comunque molto bella, io l'ho letta molto godibile, perché è tutta comunque basata sulle fonti. Lui prendeva per buona questa leggenda dando la sua versione dei fatti. Io onestamente, come molti altri, penso di no, perché ci sono elementi, uno le fonti che appunto ci dicono che non va così, dall'altro che magari lui evidentemente non conosceva all'epoca. Invece da questo punto di vista, scusami, invece dall'altra parte un elemento importante è il fatto che ci sarebbe l'accecamento come le mutilazioni e similari, che non erano ancora così tipiche di questo periodo storico. Subito dopo Giustiniano, all'inizio del VII secolo, cominciano a prendere piede accecamenti, mutilazioni e tutto quanto, che poi le mutilazioni dopo Giustiniano II, che anche senza naso riprende il potere, perdono un pochino di fascino e quindi ci si limita a accecare la gente al massimo. Però questo è un altro elemento che faceva propendere a sfavore di una veridicità di questa leggenda, che appunto è tale. Grazie, questo argomento off topic, ma sempre sul pezzo. Chiedo solo a Stefano se puoi un attimo spiegarti meglio, che non ho capito il tuo commento, poi casomai faremo la domanda. Io intanto, se per te andasse bene, farei il prossimo, parliamo di Acri, quindi siamo nel Medioevo, siamo nelle crociate. No, questo è un altro capitolo che mi sono divertito molto a scrivere, devo dire. Ed è qui che ho trovato, ripassando per stasera, un altro refuso che è scappato all'editing, ma è qui tutta colpa mia, ovviamente. Quindi la povera editor che mi ha dovuto sopportare una colpa. Ve lo dico già perché al libro, pagina 137, io scrivo che Guido di Lusignano si presenta davanti ad Acri nell'agosto del 1188, ovviamente nel 1189, però ormai è rimasto lì, quindi va bene, almeno il capitolo è intitolato con gli anni giusti, quindi spero che la confusione non sia troppa, magari ne parlerò sul secondo canale, visto che sto parlando un po' di medioevoli più che di altre epoche, devo dire. Il secondo canale è un altro canale di Tribunus, mi sono perso questo. Un altro canale per parlare di storia militare in genere, al momento è molto in sordina, si chiama Mattia Caprioli, molto semplicemente. Ho caricato anche parti di live che ho realizzato con te, per esempio, e penso saccheggerò anche questa per caricare qualche descrizione. Un saluto al me del futuro. Non lo sapevo, allora lo metterò anche in descrizione in questa live. Mi ero perso questa no, grazie. novità. Allora lo seguo in descrizione. Guarda, quello è perché volevo parlare un po' per parlare anche di argomenti che sul canale di Tribunus non mi sento di trattare, tipo questo assedio non potrei trattarlo sul canale di Tribunus perché lì mi sono imposto, ovviamente, di parlare solo di storia romana, che poi sia antica, tardo-antico, medievale, non importa, però romana. Invece con un secondo canale ho modo di spaziare un po' di più anche sui temi e gli argomenti, quindi man mano curerò anche quello, per ora con molto meno impegno di Tribunus. Se in futuro vuoi fare delle live anche con quel canale, dillo. Caso mai. Prima proverò a farlo crescere un pochino, ma quello sicuramente... Nel senso, porta aperta. Grazie. Allora, Acri, allora io qui faccio anche appello a chi tra i presenti ha visto Le crociate di Ridley Scott, uno degli ultimi film più o meno buoni a livello da guardare, non storico, praticamente non no, per quanto aveva delle cose molto carine a livello di cultura materiale, almeno per la ricostruzione dei crociati. I saraceni no, erano degli ottomani usciti da Costantinopoli praticamente, però i crociati in grossa parte, specie i cavalieri, erano fatti molto bene, devo dire, ed è un mio guilty pleasure guardarmelo. Quindi la battaglia non erano di laser, guardando i film di Scott è tanta roba. Guarda, in quel caso devo dire che ovviamente a parte magari gli emblemi e i blasoni eccetera, perché sarebbe dovuto essere ovviamente con gli emblemi personali dei signori, però per il resto a livello di cultura di ricostruzione materiale i cavalieri sono fatti piuttosto bene. Per esempio quelli, la scena della sequenza della battaglia di Kerak sono fatti molto bene, per esempio. Poi a livello storico non c'entra una mazza, però ecco. Però possiamo partire da lì per diversi motivi, perché appunto viene mostrato, in parte basandosi anche sulla narrazione delle crociate di Steven Runciman, che ammetto mi manca, perché io di Runciman ho letto La sedia di Costantinopoli, ma non ancora la sua storia delle crociate, che ha dato un'enorme ispirazione a Scott per il film, a quanto pare. E c'è appunto
il re Guido di Lusignano, che viene ritratto come un perfetto imbecille, e poi Sibilla che insomma che l'ha umiliata, lo odia, poi se ne va con Baliano, eccetera. Allora, facciamo un po' d'ordine su questo perché è il preludio appunto ad Acri, che è finita nel libro delle battaglie più lunghe della storia, perché è un assedio che dura appunto un paio di anni ed è l'assedio più lungo di tutte le crociate, almeno parlando appunto di ultramare. Si parla di, praticamente sono tutti gli eventi che avvengono dopo la presa di Gerusalemme, che viene effettivamente difesa, tenuta da Sibilla, che è la regina di Gerusalemme, la moglie di quel Baldovino IV, il re lebbroso, di cui avevo parlato per la battaglia di Mongisardo nel primo libro. E Sibilla è difesa da Baliano di Ibelin, che è uno dei signori che non ha mai visto l'Europa probabilmente, ma è uno di quei signori che ha combattuto ad Attin ed è riuscito a scappare, è riuscito a mettersi in salvo, ed è difesa anche dal patriarca di Gerusalemme, che poveraccio nel film fa una figura molto barbina, ma perché il film aveva anche un messaggio contro l'insensatezza e l'irrazionalità delle religioni, quindi insomma, non gli hanno fatto fare una bella figura, però ecco. Come viene, in parte come viene mostrato nel film, non per come avviene, però per come viene mostrato dura molto poco, Gerusalemme, l'assedio di Gerusalemme, perché va dal 20 settembre al 2 ottobre, e praticamente cosa succede? Allora, Guido di Lusignano è prigioniero dopo questa battaglia dei Corni di Hattin del 4 luglio 1187, nel quale i crociati vengono sconfitti malamente da Saladino anche per un comando pessimo da parte ovviamente anche di Guido di Lusignano. Guido di Lusignano perché lui sì, era arrivato da non tantissimo tempo dall'Europa, e Lusignano è un territorio francese, e sarà poi raggiunto dal fratello Goffredo. Scusami che sto leggendo i commenti. Sì, Eva Green interpretava Sibilla nel film, che era la sorella di Baldovino IV e la moglie di Guido di Lusignano, che è il suo secondo marito, perché il primo suo marito è un italiano, era un italiano, perché per chi ha visto anche la versione con le scene tagliate c'è un bambino, il figlio, che è Baldovino V, che povero lui, come nella realtà, è affetto da lebbra anche lui. Questo bambino, Baldovino V, era figlio di un italiano, il fratello di Corrado di Monferrato, Guglielmo Lungaspada. Infatti poi grossa parte di quello che succede, che scatena l'assedio di Acri, è questo. Allora, Guido di Lusignano è stato preso prigioniero da Saladino dopo i Corni di Acri. Sibilla, che evidentemente non è che lo disprezzi così tanto, per quanto lui non sia proprio un lampo di guerra, un fulmine di guerra per certe cose, mi farebbe da dire. Lei invia numerosissime lettere a Saladino perché lo liberi, lui alla fine si convince e lo libera, però fa prendere due impegni a Guido, che non porti mai più le armi contro di lui, cioè questo ovviamente ce lo riferiscono le fonti, chissà quanto è vero, però secondo me rappresenta bene certi aspetti della mentalità medievale dell'epoca, che apprezzo molto su certe cose. Lo fa impegnare a non portare più le armi contro di lui e lo fa impegnare a prendere una nave per andare al di là del mare. Guido di Lusignano tiene perfettamente la parola perché prende una nave e va nell'isoletta di Tortosa, che è una ventina di chilometri dalla costa, e poi torna indietro, quindi è andato al di là del mare, fatto. E poi a quanto pare porta le armi non più su di sé, ma sulla roccia del cavallo, così lui addosso non se le deve più portare. E anche in questo caso, abbiamo risolto, abbiamo tenuto fede all'impegno con Saladino, nessun problema. Siamo sempre nel 1187. Nel frattempo, considerate che mentre in Terra Santa incominciano a accadere queste cose, in Europa si comincia a parlare di organizzare un'altra crociata, appunto per liberare Gerusalemme, che è stata conquistata insieme a un altro grande numero di siti. Il regno di Gerusalemme è praticamente sparito dalla mappa in questo momento storico, soltanto che ci sono delle grandi difficoltà, anche perché quelli che si vorrebbero convincere di più a partire, che sono i re di Francia e Inghilterra, sono impegnati. In Inghilterra c'è una contesa simile a una guerra civile, se vogliamo, tra Enrico II e il figlio Riccardo ovviamente Cuor di Leone,
nella quale è coinvolto anche il re di Francia, e nel frattempo si sta preparando a partire anche un altro grande personaggio che io amo molto, che è Federico Barbarossa, l'imperatore germanico, ormai tra l'altro anche molto anziano, già uscito dalla lotta contro i comuni italiani, insomma, io penso avesse anche molta voglia di almeno spendersi per questa causa, lui che era piuttosto anziano per l'appunto, se ricordo bene andava per la settantina, non vorrei dire male, li dovrò ricontrollare. Comunque sia, tutti questi personaggi sono pronti a partire solo nel 1189. Ora, perché prima ho citato la questione del matrimonio, ho citato Corrado di Monferrato, eccetera. Allora, uno degli unici che sta resistendo, e che infatti è molto esaltato per questo, è Corrado di Monferrato, che ha combattuto fino a quel momento per l'imperatore romano d'Oriente, è sceso in Terra Santa ed è riuscito a penetrare a Tiro, che era appunto anche la città che era governata da Guglielmo di Monferrato, che era il padre, che è il padre perché è ancora vivo, che ha partecipato ad Attin ed è sopravvissuto, l'anziano Guglielmo. E c'è questa scena appunto molto iconica che è raccontata in modo un po' diverso a seconda delle fonti, ma sostanzialmente Saladino, per convincere Corrado a scegliere Tiro, si mostra con il padre sotto la città, sotto le mura, minacciando di ucciderlo. Con da una parte Guglielmo il vecchio, che a quanto pare implora e intima Corrado di non abbandonare la città e di non cedere. Dall'altra, a quanto pare, tanto per dire che caratterino aveva Corrado, lui dice che tanto aveva vissuto la sua vita, che era anche fin troppo vecchio, non serviva più a niente, e poi impugna la balestra e tira un dardo contro il padre, ovviamente senza colpirlo, però tanto per far capire che aria tirava. Quindi Saladino aveva pensato che questi sono matti, quindi libera Guglielmo e non se ne parla più, insomma. Quindi. E Corrado si tiene Tiro. Ora, sotto a Se Tiro... posso una domanda, se ti interrompo, che cade a pennello. Poi ci chiedono quanto dura l'assilio di Tiro durante questo periodo, quando c'era... Allora, questo ammetto che non so bene perché nelle fasi iniziali che qui racconto, a Tiro Guido di Lusignano passa per ben 2 volte, però non è assediata. È durato abbastanza poco, evidentemente, però non viene considerata poi una minaccia tale da far pensare di doverla tenere sotto assedio per forza, credo. C'erano anche altri punti forse più importanti. Quindi onestamente non ho considerato questo aspetto, devo ammettere. Però ecco, nel 87-88 Guido e Sibilla con quel grappolo di uomini che sono riusciti intanto a radunare si presentano sotto Tiro chiedendo di essere accolti. Corrado rifiuta, da una parte perché evidentemente non apprezza moltissimo Guido, dall'altra perché c'è appunto questa contesa che ha a che fare col trono, perché Guido di Lusignano, l'unico è re perché è sposato con Sibilla, che è la sorella del re precedente. È l'unico motivo per cui è re. E Corrado non apprezza molto la cosa perché invece c'era stato l'accordo per cui se il piccolo Baldovino V fosse morto, la corona e la reggenza sarebbe passata al parente più prossimo, comunque sia al più legittimo erede, questa dicitura ovviamente molto fumosa, la dicitura più corretta e il più legittimo erede, fino all'arrivo dei regnanti che avrebbero poi sistemato la faccenda, i re di Inghilterra e di Francia in questo caso. Ovviamente Corrado si sente investito di questo più legittimo erede, visto che era lo zio del bambino. Qui non li fa entrare e nonostante appunto non sia granché considerato e non sia stato poi un grande personaggio, in parte secondo me un po' si prova a riscattare Guido di Lusignano perché subito dopo con veramente un pugno di uomini decide comunque di fare l'impossibile, cioè di provare ad assediare Acri. La mette sotto assedio e anche qui i dettagli non li posso raccontare nel dettaglio, scusate il gioco di parole, la ripetizione, e i dettagli non riesco a raccontarli per motivi ovvi, perché qui è un assedio molto complesso in cui i crociati si accampano e cominciano ad attaccare la città, poi arriva Saladino e comincia ad attaccare il campo crociato, quindi c'è un assedio con un altro assedio praticamente. Poi c'è un momento in cui il corso d'acqua che passa vicino all'accampamento crociato viene riempito di cadaveri, o comunque non si possono neanche espellere i cadaveri dall'accampamento, quindi
si diffondono malattie, eccetera, e viene un altro episodio politico importante, cioè la povera Sibilla che nel film di Ridley Scott trova un po' di pace andandosene in Francia col maniscalco, e invece qui muore di malattia insieme alle 2 figlie, e questo fa crollare definitivamente tutte le pretese di Guido, che proverà a farsi valere con Riccardo Cordileone, che si schiera con lui, perché nel frattempo l'assedio, al quale poi arrivano anche Filippo Augusto di Francia, che è il primo che arriva, e Riccardo Cordileone, diventa anche una contesa tra le forze crociate mentre pongono l'assedio alla città. Quindi è tutto molto rocambolesco e molto, molto complicato anche dalle vicende politiche. E questo assedio di Acri, che per l'appunto dura un paio d'anni, e come sappiamo Federico Barbarossa non farà in tempo a partecipare perché morirà prima, o annegato in un fiume in Turchia, in attuale Turchia naturalmente, o banalmente perché gli viene un qualche tipo di malore e lui casca poi in acqua in questo fiume che non era molto alto a quanto pare, non era molto profondo, e quindi le sue forze di fatto si disperdono. Ben pochi dei teutonici, non cavalieri teutonici nel senso di abitanti della Germania di allora, ben pochi poi arrivano a destinazione, insomma, o decidono di proseguire. E quindi ecco, morale, che veniva citato appunto Corrado di Monferrato re per un giorno, e effettivamente perché dopo l'assedio di Acri si decide anche di sistemare la questione di chi sarà il re di Gerusalemme, anche se è il titolo, perché questo titolo ce l'avranno anche altri, per quanto Gerusalemme non la governerà più nessun occidentale, e alla fine si deciderà con vari accordi di darla a Corrado di Monferrato, che però il giorno dopo viene assassinato, non si sa ancora bene da chi o come, qualcuno suppone dagli assassini inviati da Saladino, non si sa in realtà come siano andate bene le cose. E poi questa campagna Filippo Augusto se ne tornerà poi in Europa dopo non molto tempo, e invece è l'inizio dell'avventura crociata di Riccardo Cordileone, che è colui che poi vincerà ad Arsuf, probabilmente l'unica vittoria campale contro Saladino dopo Bungisand, e arriverà a qualche chilometro da Gerusalemme, ma senza mai poterla conquistare perché non avrà la possibilità nei mezzi. L'assedio di Acri è molto complesso, quindi anche per questo che ho saltato molti dei dettagli, insomma, però è un altro di quei capitoli che mi sono divertito abbastanza a scrivere. Posso chiedere se posso, certo. I modi di fare un assedio? Abbiamo visto prima un assedio del mondo tardo antico. Come si facevano gli assedi nella metà del Medioevo, dai? Allora, in questo caso gli assedianti pongono un accampamento trincerato, che qui credo che sia quello giù in fondo a destra nell'immagine, ho vagamente idea. E ci si deve avvicinare. Ecco, una delle cose che si fanno molto spesso è costruire delle torri da assedio, e spesso non si capisce se sono mobili o fisse, in vari punti fuori dalla cinta muraria avversaria. È quello che succede anche con l'assedio di Antiochia della prima crociata, che è un altro assedio che racconto nel libro. Ecco, costruire, c'è dato un grande valore alle singole armi che vengono portate in campo. Questa volta anche nel mondo antico, dove ci sono a volte delle armi da assedio che vengono chiamate per nome. Mi viene in mente il Vittorioso, che era una delle lepodi romane da Gerusalemme. Sto continuando a citare battaglie che ci sono nel libro, tanto per provare a ingolosire gli spettatori in questa pia speranza che succeda. Quindi anche a queste macchine veniva dato un nome. In questo caso, tra l'altro, era il nome che gli era stato dato dagli assediati, non dai romani. Ecco, per l'età medievale spesso cioè in questo periodo si nota appunto un certo orgoglio e una personificazione di queste macchine, anche perché adesso non mi ricordo bene, ma anche i mangani, per esempio, che vengono costruiti qui, cosa è il mangano? Se lo avete presente il trabucco, quindi questa macchina, questa specie di, non è una catapulta, ma è per capirsi, questa macchina da lancio col contrappeso, è una cosa che a livello, come dire, sicuro poi viene introdotta dopo. All'inizio ci sono soprattutto dei mangani, che sono delle macchine che invece del contrappeso hanno una serie di persone che tirano delle funi da una trave,
tirano giù e da lì parte il braccio dell'arma con il suo sacco che scaglia poi la pietra, che qui un pochino si vede, si vedono dei sassi lanciati, che dovrebbero essere lanciati proprio da dei mangani, credo. E infatti anche qui, per esempio, ci sono le torri, spesso hanno dei nomi, cioè, questo ce l'avevano anche nel mondo antico, che ad Acri c'è una torre che deve essere una di quelle, deve essere questa qui nell'angolo in basso a destra, nell'angolo in basso a sinistra, che è la torre maledetta, chiamata la torre maledetta. Così come anche i mangani spesso hanno nomi e sono, cioè, Filippo Augusto arriva super orgoglioso dei suoi o del suo mangano, e Riccardo ugualmente, perché è, come abbiamo visto prima per i Goti, è di una difficoltà tecnica pazzesca creare delle macchine da assedio, ci vuole una tecnica ingegneristica e delle conoscenze che non sono da tutti. È anche uno dei motivi per cui i genovesi erano stati così celebrati per la presa di Gerusalemme nel 1099, perché avevano smontato le navi, avevano portato il legname fino a Gerusalemme a piedi, ovviamente ricordiamo a piedi, e poi avevano montato su delle macchine d'assedio, quindi non era roba da ridere, insomma. In grossa parte si risolve in dei blocchi durante i quali si tenta di tagliare i rifornimenti sempre più possibile, quello che avviene ad Acri, per esempio. È un blocco nel quale si tenta di tagliare il più possibile i rifornimenti e le vie di comunicazione per dei rinforzi verso la città, e quando si può, quando ci si sente abbastanza sicuri, si tentano degli assalti. Questo è quello che avviene continuamente ad Acri, per esempio. E traslato non è dissimile da altri assedi, naturalmente, però è tipicamente spesso si cerca di risolvere, cioè si risolve con dei blocchi e pochi scontri. Anche io ho citato, non è la più lunga battaglia di assedio della guerra dei 100 anni, l'assedio di Ghillon, che è la battaglia successiva del libro, ce l'ho voluta mettere perché è quella un po' più dinamica, perché spesso magari assedi che sono molto lunghi, come quello di Calais che dura un anno, per esempio, è un blocco sostanzialmente, è uno dei motivi per cui, ecco, tanti assedi magari erano molto lunghi ma li ho esclusi. Masada è più lungo di Gerusalemme, per citare materiale romano che ho citato prima, e l'ho escluso per questo. Così come appunto altri assedi della guerra dei 100 anni l'ho esclusi. Per dire, Numanzia per l'età romana l'ho esclusa perché ci sono pochi scontri, è molto statica, appunto perché Scipione Emiliano è molto fermo nel dire non combattete, non ci provate neanche, e quindi molto spesso gli assedi medievali si risolvono con dei blocchi. Quando si può si cerca anche di dare l'assalto, e negli assedi delle crociate avviene molto spesso, devo dire, come anche ad Acri, nel quale avvengono vari assalti o vari tentativi di assalto, e poi possono avvenire appunto arrivi di forza dall'esterno che attaccano gli assedianti e via discorrendo. Comunque diciamo che vedrei più o meno, più che altro, l'assedio medievale si risolve soprattutto in dei blocchi, e quando si può si tenta magari l'assalto, però principalmente si tiene sotto blocco la città fino al momento opportuno, per dovessi sintetizzare. Non che sia diverso, ripeto, da molti altri assedi. Diciamo che l'archetipo dell'assedio è proprio questo, anche proprio nel nostro termine, un assedio. Credo che non sia un caso che ce lo immaginiamo molto come un assedio medievale, se vogliamo, l'assedio, quindi forse anche per quello. Va bene. Allora, se per te andasse bene, possiamo andare oltre. Sì. Sono anche già le 11, quindi si vede che andiamo oltre. Andiamo a Ostend e facciamo un salto nella storia moderna. Mi ha colpito molto questo titolo, quindi è una scelta un po' obbligata. Ecco, anche perché allora, anche qui, io all'inizio avevo pianificato, a parte che ho avuto meno tempo, ma avevo pianificato di mettere un primo capitolo sull'assedio di Troia, per avere la scusa di parlare della veridicità storica dell'assedio di Troia, che giusto per la cronaca, degli eventi bellici legati al periodo al quale si riferisce Iliade, grosso modo ci sono stati, sono quelli di Troia 7b, se ricordo bene, perché Troia 7a subisce danni per un terremoto e degli incendi. Troia 6, se non erro, Troia 6 c'è un terremoto. 6, scusa, sì, mi pare che sia Troia 6A e 6B. Troia 7 esatto. successiva. No, scusa, Troia 6 è la più grande terremoto, invece Troia 7B è la Troia di Priamo.
Devo ricontrollare, mi pare che fossero tutte e due, o la 6 o la 7 e la A o la B, però devo ricontrollare, è tanto che ho dato Vabbè, quell'esame un po' di tempo fa, anche io non lo metto le ricordo. mani davanti, però. No, Questo vabbè, posto è poi molto interessante perché il mito racconta, cioè una prima guerra di Troia, cioè i padri esatto. degli eroi vanno e la Ma conquistano la prima volta. più che i padri è Eracle. È Sì, ma Eracle c'è che abbatte anche, la città, se ricordo bene, e pone sul trono Priamo. Se ricordo no, bene, mi Eracle. pare, prima non c'è ancora, però ad esempio Peleo con Eracle, ci sono gli Devo Argonauti. ricontrollare perché sai che non mi ricordo che senz'altro c'è Eracle coinvolto. Sì, 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 sì. Praticamente tutti i fratelli di Priamo vengono massacrati, e l'ultimo che rimane in vita, che appunto è lui, che si chiamava Podarce, poi cambia nome, viene cambiato il nome in Priamo, che non ricordo il significato, viene posto sul trono. Mi pare di ricordare che fosse andata così, cioè, nel mito, in una delle versioni, poi ora non me lo ricordo onestamente, però Certo. ecco, legato alla Troia omerica, invece a quanto pare insomma, degli eventi bellici sono stati proprio documentati negli scavi. Ecco, Troia naturalmente, quindi, poi non ce l'ho messa alla fine per motivi vari, però Troia appunto è un po' l'archetipo della battaglia lunga, dell'assedio lungo, per quanto ci sono stati anche assedi storicamente molto più lunghi di Troia, naturalmente, o di quanto Troia vorremmo che fosse durata. E così come nel libro delle battaglie eroiche l'archetipo era le Termopili, no? Ecco, e Troia appunto, perché si chiama la nuova Troia Ostenda? Perché era chiamata così, è stata chiamata così allora, o meglio, c'era anche un pezzo di questa, delle difese di Ostenda, che era stato chiamato proprio la nuova Troia. Ostenda dove siamo? Allora, siamo in una delle innumerevoli battaglie di quella guerra lunghissima, che poi si interseca da quella dei 30 anni, che è la guerra degli 80 anni, che noi spesso ci dimentichiamo che sia esistita, però per esempio per chi ha visto o letto, io ancora non ho letto, solo visto, alla Triste, quando comincia il film che è nelle Fiandre, il sole nero, il sole eretico, eccetera, è molto dopo, però è nella parte finale della guerra degli 80 anni, ovvero la guerra tra le 17 province unite, che intanto sono diventate appunto le province unite o Repubblica olandese, contro il re di Spagna, perché ci sono sarebbero dei territori spagnoli, e negli anni 80 negli anni 80 del 500, con l'inasprimento delle misure antieretiche, particolarmente contro i protestanti, con l'inasprimento della tassazione, eccetera, gli olandesi, grossa parte, non ci stanno più e quindi si ribellano e comincia questa lunghissima guerra, veramente lunga, e qui ho dovuto fare una cernita veramente imponente perché si combatte quasi tutta da assedi lunghissimi, la guerra degli 80 anni, le battaglie campali sono pochissime, e uno degli assedi più lunghi, che si guadagna proprio questo titolo di Nuova Troia, è l'assedio di Ostenda, che si guadagna questo titolo anche perché a un certo punto dell'assedio, che dura ben 3 anni, i difensori tirano su un'ultima ridotta dentro le difese della città, che qui ovviamente è enormemente semplificata, che chiamano proprio Nuova Troia, che tra l'altro sono messi talmente male che a quanto pare, siamo in un momento abbastanza avanzato dell'assedio, cominciano a usare anche i cadaveri dei caduti per costruire sulle difese di questa ridotta, tanto per dire quanto fossero messi male. Tra l'altro, ecco, qui notare come avviene in tante mappe, è orientata al contrario, nel senso che il nord è la parte rivolta in basso, in questo caso, quindi quella verso il mare, però all'epoca non è abbastanza recente la questione di per forza mettere il nord verso l'alto anche nelle mappe. In antico e in passato si seguivano dei ragionamenti diversi. Allora, qui questo assedio, che appunto anche qui molto, indovinate, molto lungo e complesso, è molto difficile per gli spagnoli perché la città è circondata dall'acqua, e da acquitrini, e parte delle difese sono costruite su un polder, quelle più a sud, che significa polder, è una striscia di terra asciutta in mezzo all'acqua praticamente. Adesso recupero la definizione esatta che ne avevo dato, perché anch'io l'avevo trovato, e
è una zona inferiore al livello dell'Alta Mariana, prosciugata e protetta da dune, e parte delle fortificazioni di Ostenda sono difese, sono proprio su un polder, quelle che vengono assaltate all'inizio. E l'assedio in più è lunghissimo perché non c'è praticamente modo di porre in sicurezza delle batterie o delle batterie che funzionano, quindi le batterie ovvero dei gruppi di cannoni di artiglieria. Vedete che in parte sono oltre quel canalone sulla sinistra, che sono tra le poche dune sabbiose sulle quali è possibile porre i cannoni. Invece dall'altra parte si tentano a volte degli assalti, si tentano anche degli assalti che finiscono in modo molto sanguinoso, perché a un certo punto, per esempio, vengono aperte delle chiuse, e cosa che a volte fanno anche in altre occasioni gli olandesi, allagano tutto, e in una sola notte, per esempio, durante un assalto del quale gli olandesi avevano avuto la soffiata, gli spagnoli, o meglio le forze del re di Spagna, perché in realtà ecco, in questo caso anche si può parlare di un esercito un po' multietnico, se vogliamo, come tutti gli eserciti imperiali dell'epoca. Comunque, ecco, perdono 2500 uomini in una notte perché appunto vengono malamente prima allagati e poi vengono bombardati dalle difese. Però man mano gli assedianti man mano riescono a conquistare dei pezzi di questa fortificazione. Tra il 5 e il 600 è un altro periodo pazzesco per la tecnologia e per le invenzioni che si cerca di portare in campo per gli assedi. Qui a un certo punto viene chiamato un ingegnere da Roma, un ingegnere di Roma, tale Pompeo Targone, che arriva aspetta, ora te lo trovo, nel 1603, quindi l'ultimo anno di assedio in pratica, e comincia a inventarsi dei macchinari che poi sono stati, insomma, hanno fatto un po' di esempio anche anche nel futuro dopo. Comincia a inventare dei macchinari per cercare di portare un cambiamento, di conquistare la città. Sono tutte delle opere meravigliose, bellissime, peccato che non funzioni mezza, nessuna è utile per conquistare la città. Se passi alla slide successiva ce n'è qualcuna. Un secondo che... Ecco qua. Queste sono alcune delle opere di Targone, se ricordo bene, o comunque ci assomigliano. Per esempio, ci sono questi parapetti mobili e galleggianti, quelli in parte servono. C'è questo gigantesco ponte levatoio mobile di Targone, il ponte di Targone per l'appunto, che viene tirato in ballo verso la fase finale dell'assedio e non serve assolutamente a niente, purtroppo per lui che ci avrà speso un sacco di tempo e anche la fama, perché una cannonata tira giù una di queste ruote che hanno un raggio un diametro di 3 metri, e una volta distrutta una ruota, basta, la macchina non si muove più e si incaglia. Molto più utile per avanzare è Meglio dei buoi. sì, ma molto molto peggio di un buoi, esatto. Molto più utile per avanzare è quella specie di cilindrone, rotolone enorme che si vede in basso a destra, che è chiamato tecnicamente salsiccione, se ricordo bene. Esatto, salsiccione si chiama, è un cilindro lungo circa 5-6 metri che è riempito di mattoni e sabbia e viene fatto rotolare per avanzare senza farsi sparare addosso, e questi quantomeno provano di essere una delle invenzioni utili di Targone, che tra l'altro un pochino imitazione delle macchine del mondo antico, perché ricordiamo che c'era molto studio anche sulle opere classiche a questo punto, e questo sarà molto importante per colui che guiderà l'ultima fase di questo assedio da parte spagnola. E praticamente mette insieme due o tre barche delle navi, li monta su una torretta con un cannone per potersi avvicinare anche via mare meglio e tirare sulle difese sui vari canali che ci sono. Peccato che anche questa non produca grandi effetti. Però altro uomo che ha studiato, altro giovane personaggio, anche qui l'età non l'ho segnata, se voi la cerchiamo, però personaggio al quale ovviamente sono abbastanza affezionato perché è mio conterraneo, per quanto non abiti più in Liguria, perché a un certo punto, appunto per dare sempre contezza dell'entità multinazionale, potremmo chiamare, degli eserciti imperiali di questo periodo, gli eserciti anche della Spagna, eccetera, gli eserciti asburgici, arriva a prendere il comando questo giovane senza alcuna esperienza militare di nome Ambrogio Spinola, che poi si rivelerà essere uno dei più grandi comandanti militari di tutta la storia moderna. È
molto ricco, infatti si fa subito ben volere perché paga di tasca sua grossa parte delle spese di questo assedio, e soprattutto non ha esperienza, ma a quanto pare ha studiato molto, e infatti mette anche in pratica evidentemente doti di leadership mette in campo doti di comando e anche di esperienza militare che ha imparato sui libri. In una mia live di qualche tempo fa avevo fatto un paragone tra, tutto sommato, Nersete e Spinola, se vogliamo, perché anche Nersete è uno che ha studiato soprattutto, e qualcuno mi faceva notare che anche Cesare, prima di entrare sui campi di battaglia, aveva soltanto studiato, e ci può stare, insomma, che in questo periodo ci sia questo, si può fare questo paragone, se vogliamo, almeno dal punto di vista militare. E poi Spinola sarà quello che riuscirà a vincere questo assedio durissimo, del quale magari vi racconto anche qualche dettaglio un po' più crudo, perché a parte la nuova Troia, che come abbiamo detto si chiama così un po' perché è stato un assedio lunghissimo di questa guerra degli 80 anni, e dall'altro una definizione data poi a posteriori dall'assedio di Ostenda sarà che gli spagnoli hanno attaccato l'inattaccabile, gli olandesi hanno difeso l'indifendibile, che è anche il motivo per cui dura per così tanto tempo ed è combattuto in una maniera ferocissima. Allora, ecco, qui si vede anche abbastanza bene dal punto di vista spagnolo. Sono quel tipo di battaglie nel quale è anche difficile contare i caduti. Perché? Perché entrambe le parti ricevono rinforzi per anni e anni e ci sono anche dei ricambi di truppe, quindi è difficilissimo contare i caduti e le perdite in questi casi. Per esempio, allora, quelle degli olandesi sono considerate impossibili da stimare, appunto perché loro in realtà ricevono molti rinforzi nel corso dell'assedio, di cambi, anche di comandanti, eccetera. È molto complicato, si parla senz'altro di migliaia di uomini, decine di migliaia. Per gli spagnoli, le cui forze, come in tante battaglie di questo libro, quando durano tanto, si comincia con un numero, poi variano e di solito si conclude la battaglia con un numero che è estremamente più alto di quando è cominciata, perché c'è modo di far affluire tutto quanto. Per gli spagnoli, visto appunto questo grande afflusso, ci sono stime che sono totalmente diverse tra loro. Quando parliamo di caduti, penso che si possa parlare di tra morti e feriti, non necessariamente solo i morti, come si fa spesso nelle battaglie quando si fanno narrazioni di battaglie. La stima è tra i 17.000 e gli 80.000 caduti. Le stime realistiche pongono a un più moderato 40.000, tanto per dire che non è stato sanguinoso questo assedio. E Ostenda è appunto è uno dei moltissimi assedi della guerra degli 80 anni. Qui il contesto non l'ho dato, tra l'altro, parlando, o meglio, l'ho un po' spiegato come scoppia la guerra, perché gli spagnoli vogliono Ostenda. Perché Ostenda è uno dei pochissimi territori olandesi che non sono mai passati di mano in questi primi 20 anni di guerra, perché appunto 15-16, perché comincia dopo 16 anni dallo scoppio delle ostilità. E Ostenda è esattamente un porto olandese in mezzo ai domini spagnoli e quindi è anche una spina nel fianco notevole, quindi anche per questo che vogliono conquistarla. E gli spagnoli devono anche rifarsi da una sconfitta abbastanza pesante che hanno subito poco tempo prima. Qui sì, una delle rarissime battaglie campali, ovvero la battaglia di Newport, nel quale sono sconfitti dagli olandesi e dagli inglesi. Infatti il legame con l'Inghilterra delle forze protestanti dell'Olanda è molto forte, tant'è vero che nella prima fase dell'assedio il comandante della guarnigione olandese è un inglese, mentre invece il comandante generale delle forze olandesi è il famoso Maurizio di Nassau, che poi morirà nel corso dell'assedio successivo che racconto, che sarà, qui ho raccontato il primo assedio di Ambrogio Spinola. Nel capitolo successivo racconto un assedio che è verso la fine della guerra degli 80 anni, ovvero l'assedio di Breda, che appunto chi ha visto alla Triste ha visto un pezzetto romanzato di quell'assedio, che era un assedio molto lungo perché dura circa un anno, anche lì estremamente complesso, ed è il capolavoro tattico di Ambrogio Spinola in quel caso. Spinola che appunto si è iniziato a far notare con la nuova Troia, come il conquistatore della nuova Troia. Ti ringrazio, vorrei farti una domanda, se posso, un po' ingenua, un po' banale. Ma speriamo di poter rispondere, perché le mie competenze cominciano a riradarsi dall'età moderna in avanti, per quanto mi appassioni tantissimo, specie il 500. Vabbè, siamo
in età moderna, quindi di fatto l'arte militare ha una svolta, direi, epocale. Riguardo appunto gli assedi, quanto è determinante l'artiglieria, le armi da fuoco? L'artiglieria ha cominciato a cambiare un bel po' di cose già in età medievale, ricordiamo, e le armi da fuoco hanno la loro inaugurazione, nata dalla guerra occidentale almeno, hanno la loro inaugurazione in età medievale e particolarmente sui campi di battaglia, l'ho raccontato in un'altra diretta l'anno scorso, mi sa. Sui campi di battaglia l'artiglieria da campo non ha una grande utilità, nel senso che non sanno bene cosa farsene, diventa determinante appunto per gli assedi, però, perché si hanno delle macchine che per carità all'inizio tirano meno distante dei trabucchi. Ricordiamo che all'assedio di Costantinopoli del 1453 gli ottomani hanno sì il parco di cannoni più grande e imponente di tutte le forze dell'area, ma hanno ancora i trabucchi e spesso li usano perché tirano più lontano e con più sicurezza, evidentemente. Però l'artiglieria diventa un elemento assolutamente imprescindibile, non se ne può ovviamente fare a meno. Quindi in questo senso rivoluzionano tutto quanto, anche rivoluzionano come vanno concepite le fortificazioni. Un altro prendiamo sempre l'archetipo un po' Costantinopoli, anche se vediamo altri, anche nel libro qui, un altro assedio in cui vengono usate molto le armi da fuoco di età medievale, l'assedio di Orléans, per esempio, che pare se la cavi meglio, forse perché se si trova contro cannoni più piccolini di quelli di Costantinopoli, però ammetto che non ho indagato benissimo questo aspetto. Però ecco, una cosa che cambia è che le mura medievali non vanno più bene. Da una parte non vanno più bene perché resistono molto male ai colpi di artiglieria, quindi si comincia a progettare, mi pare che siano proprio fortezze che cominciano la loro progettazione in Italia da generi italiani, da cui il nome di fortezza italiana, se ricordo bene, e cominciano a essere fatte in modo diverso, hanno queste strutture a stella o con i rivellini, queste strutture aggettanti in fuori che sono più basse, più tozze, sono piene, mostrano questi angoli sia nei bastioni, si creano i bastioni, perché noi diciamo bastione in modo generico, bastione ha un termine molto specifico, che sono appunto quelle sezioni di mura che vengono all'infuori come uno sperone di una nave. E infatti anche nel libro, quando faccio riferimento a questi assedi, si riesce a ricostruire, a seguire la battaglia guardando chi c'è bastione per bastione. Qui nella battaglia per Ostenda io cito molti bastioni che hanno un nome e sono identificabili anche nelle mappe. Qui non tantissime, qui non si vede in realtà bene, però ci sono anche mappe più dettagliate di Ostenda che perdonami non ti ho trovato per tempo, però che mostrano proprio i nomi dei bastioni, che a volte hanno il nome di chi li difende, a volte hanno un nome che è tra virgolette storico. Per esempio c'è due bastioni che ora mi ricordo a memoria di Ostenda, uno è il bastione Porcospino, Porcupine, e l'altro invece è un bastione che si chiama Sand Hill, ovvero la collina sabbiosa, che ironicamente un comandante inglese che ha scritto un diario che ha partecipato all'Ostenda, che sta dentro, riporta in modo un po' ironico che si sarebbe potuta chiamare a un certo punto Iron Hill, perché era realmente devastata da colpi di arma da fuoco e da proiettili, che letteralmente proiettili di cannoni e moschetti cascavano nella falsa braga sottostante, da tanti che ce n'erano. La falsa braga è un pezzo ulteriore del muro che viene fuori dal muro principale che sta più basso, e è talmente crivellato di colpi che veniva giù, insomma, veniva giù il metallo dei proiettili. Quindi le armi da fuoco sono assolutamente imprescindibili per gli assedi, perché sono le uniche ormai armi che mettono giù le mura. Mi pare che poi la rivoluzione dell'uso dei cannoni in modo molto estensivo anche sul campo di battaglia, cioè in campo aperto, arrivi circa in questo periodo. Vengono già usate prima in realtà, però in modo massiccio sarà poi man mano che si va avanti con l'età moderna, perché altrimenti appunto l'uso principale all'inizio è quello di assedio, quindi rivoluzionano molto l'arte dell'assedio perché vanno a rivoluzionare molto anche come sono concepite le fortezze dell'epoca e le fortificazioni in genere, perché appunto le fortezze medievali, le mura medievali non reggono più, non solo contro i colpi di cannone, ma anche contro i propri cannoni, sempre portando a Costantinopoli,
è abbastanza noto e famoso, questo ce lo dicono le fonti cristiane di coloro che erano lì all'assedio, per esempio, che spesso facevano molto più danni alle mura i cannoni cristiani che i cannoni dei turchi, perché le vibrazioni dei cannoni quando sparavano non erano un qualcosa che aveva progettato, la mura teodosiana aveva previsto, e quindi man mano bisogna anche fare le mura in modo diverso anche per quello. Quindi il cambio c'è soprattutto in questo, per quello che ho potuto vedere. Poi ammetto, il campo dell'artiglieria non è esattamente il mio forte, infatti specie l'artiglieria da campagna dell'età contemporanea mi ha sempre messo un po' nel panico a scrivere questo libro, perché bisogna scriverlo in modo molto tecnico e spesso è difficile per me ancora a volte visualizzare quello di cui sto parlando in quei casi. Chiaramente vado a controllare, mi informo, ma sono temi sui quali devo studiare parecchio per incamerarli e farli davvero miei rispetto ad altri. Ti ringrazio, molto interessante di questa domanda difficile. Abbiamo parlato, ormai stiamo arrivando alla guerra delle macchine, se vogliamo, delle macchine da fuoco, arriviamo alla fine con, direi, l'emblema, l'archetipo effettivamente della guerra delle macchine. Quindi arriviamo con la battaglia di Passchendaele, e qui quello che di fatto come cambia completamente il campo di battaglia, la concezione. Avevo letto anni fa un paesaggio lunare e infernale. Scusami che ti interrompo, ma ogni volta che vedo queste foto è abbastanza impressionante vedere come erano ridotti poi i campi di battaglia, se così li possiamo chiamare, sì, questa esatto. guerra. Io non sono molto amante di mettere le foto e tutto nelle presentazioni, però secondo me quando si parla della grande guerra, talmente irreale, surreale, tutto ciò, anche quando si leggono le fonti, i diari di guerra di chi era lì, che farsi un'idea, cioè, è difficile. Questo è Passchendaele prima, questo è Passchendaele dopo, durante i bombardamenti, è veramente un qualcosa di irreale. Allora nulla, ti lascio la parola per quest'ultima. Ecco, perché tra l'altro io temo che la pronuncerò molto all'inglese, tipo che dovrebbe essere Passchendaele, quindi la pronuncia all'inglese, ma è perché sono un po' deviato dalle canzoni che ne parlano, che sia degli Iron Maiden o nel mio caso più che altro dei Sabaton, che loro la citano. Allora, Passchendaele è la terza delle battaglie della prima guerra mondiale che ho inserito nel libro, perché ci sono ovviamente anche altre battaglie molto lunghe, anzi sono praticamente tutte lunghissime quelle, no, non tutte, non è vero, però molte di quelle del fronte occidentale sono molto lunghe. E nel libro si troverà ovviamente Verdun, che è la più lunga battaglia della prima guerra mondiale, che per alcuni aspetti poteva finire anche nelle eroiche, se vogliamo. C'è la Somme, naturalmente, poi c'è Passchendaele o la terza battaglia di Ypres, che rispetto ad altre, che le battaglie famosissime che hanno avuto degli esiti più o meno di un certo tipo, perché ripetiamo, queste battaglie sono quasi tutte famosissime, quindi ultra documentate, e queste particolarmente sono molto difficili da narrare perché sono veramente complesse. A volte i fronti di attacco sono enormi, si parla di fronti di attacco di 20 km di più a volte, quindi è veramente complesso, quindi ancora meno di altre, vedremo i dettagli qui questa sera. Però rispetto ad altre che ho raccontato nel libro, la cosa che rimane poi alla fine è che Passchendaele purtroppo è stata praticamente inutile, la terza battaglia di Ypres. Tra l'altro appunto non è neanche la prima volta che veniva combattuto qui da queste parti. Siamo nel 17, quindi avviene tra la fine di luglio e i primi di novembre. Qui perché avviene? Siamo sulla parte nel settore nord del fronte occidentale, i fronti e i settori dei fronti si influenzano tra di loro. Mattia, mi sa che ti abbiamo perso. Ditemi un attimo voi in chat se sono io oppure lui. Ti scrivo anche un messaggio. Scrivetemi anche voi. Pronto? Ci siamo di Sì, nuovo? ci sei? Mi senti? Io sì, probabilmente, non so perché, ovviamente ha deciso di saltare la connessione adesso. Beh, tranquillo, l'importante è che si è ripresa. Va bene. Ok, ok. Sono Vabbè, arrivati i settori che si influenzano. esatto, ok, quindi
per esempio, la Somme era nata per togliere pressione a Verdun, per esempio, e così come a un certo punto, verso la fine di Passchendaele nel novembre del 17, poco prima della fine, si avrà fretta di farla finita perché sarà avvenuto, e qui entriamo in gioco noi italiani, perché noi a ottobre abbiamo perso clamorosamente a Caporetto e molto malamente, quindi bisogna anche deviare delle forze verso l'Italia. Non molte, però per parte bisogna deviarle là. E così come i tedeschi devono deviare delle forze da un fronte a un altro per cercare di resistere poi alle offensive e alle controffensive alleate. In questo caso succede che viene riportato in auge dopo una disfatta francese che non si era attesi, perché dopo Verdun si pensava di poter fare forza su questa vittoria a Verdun. Si vuole attaccare a nord perché si ha questo piano di poter lanciare un'invasione da nord, anche via mare dall'Inghilterra, che è un vecchio piano che era stato messo un po' in cantina e si vuole provare a rimetterlo in atto. E parte di questo prevede appunto un'avanzata in questo settore, che appunto, come dice anche il nome in realtà più ufficiale di questo scontro, cioè la terza battaglia di Ypres, non è certo nuovo alle forze in campo, e anzi sarà poi anche questo luogo teatro di un quarto scontro, l'ultimo anno di guerra, molto più breve, però ci sarà anche una quarta battaglia. Qui riprendo dei commenti che ho visto da Claudio, ovvero le gallerie dei minati usate anche nella prima guerra mondiale. Questo è un campo di battaglia nel quale effettivamente si ha prova di quello che sostengono giustamente alcuni degli storici che hanno raccontato della prima guerra mondiale, cioè che se si usano tattiche e tecniche di assedio, in questi scontri funzionano. In questo caso, per citare uno dei vari ufficiali coinvolti, l'ufficiale che di più cercava di attuare queste tattiche da parte inglese, l'ufficiale Herbert Plummer. Tra l'altro uno dei diversi ufficiali che hanno abbastanza a cuore i suoi uomini e che attueranno un tipo di tattica che è funzionante, ma che poi dai comandi viene messa da parte perché è troppo lenta ed è un po' conservativa. Ovvero, a parte tecniche di assedio che funzionano, si procede con una tecnica che è il bite and hold, ovvero si procede in piccoli gruppi ad assalti limitati nel tempo e nello spazio e si tiene la posizione finché non si solidifica, e poi da lì si va avanti, solo che evidentemente ci vuole troppo tempo. E per arrivare alle cose più caratteristiche, a parte questa faccenda di Passchendaele, cioè questa faccenda delle tecniche di assedio, scusate, è il fatto che Passchendaele è estremamente nota per essere la palude infernale, come veniva chiamata all'epoca. Perché? Perché questo territorio, visto che siamo sempre vicino alle Fiandre, visto che abbiamo parlato di Ostende, era un territorio molto acquitrinoso e i terreni erano tenuti asciutti da una serie di canali che erano stati tenuti e mantenuti nel corso dei secoli e che ovviamente vanno poi distrutti con i vari bombardamenti, e unito alle piogge devastanti che continuano a prendere le truppe in questo periodo, in questa battaglia, scusa, creano l'inferno che si vede qui. L'inferno di fango che si vede qui, considerate che è scritto veramente ovunque, che si avanzava col fango fino alle ginocchia, se non fino alla vita a volte. Immaginate anche il fatto che spesso si doveva tenere gli assalti sotto la pioggia, in queste trincee, in queste buche, perché queste sono buche anche da esplosioni, pieni di fango e di acqua. Non so se c'è altro da aggiungere in realtà, perché veramente, cioè, questo dovrebbe già parlare da solo. Hanno subito perdite devastanti, anche a livello di macchine è difficilissimo muoversi, perché c'è una fase della battaglia in cui, per esempio, sono stati introdotti i carri armati l'anno prima alla Somme, anche se volevano introdurli in modo più spettacolare, ma i comandi hanno insistito, sono stati mandati in avanti i primi carri armati Mark I, che tra l'altro di 30 di 60 che erano quasi pronti, 30 erano più o meno operativi, la metà si sono danneggiati subito e vabbè, non hanno fatto un eccellente debutto da un certo punto di vista. Qui per via del fango
del fango e anche dei combattimenti durissimi. Si conta che nella prima fase, per esempio, 19 carri armati che possono portare sul campo, intanto sono i Mark 5, quindi versione evoluta, più aggiornata del carro, su 19 carri ne prendono 17, tanto per dire quanto è complicato questo campo di battaglia. Ed è talmente complesso, e qui difficilmente in realtà si costruiscono trincee, ma magari si creano, si hanno dei riporti di terra e si hanno dei fortini di cemento armato che stanno ovviamente non sotto il livello del terreno, ma sopra, perché qui è praticamente impossibile costruire delle trincee e edificarle. Si vede bene dalle foto. Ecco, in questo caso veramente le foto sono utilissime perché parlano da sole, veramente. E qui per parlare di questa battaglia penso che renda più di tutte l'idea il fatto che i comandi non si rendevano veramente forse conto di quali fossero le condizioni. La frase con cui ho chiuso il libro, che è una frase che pare abbia detto un alto ufficiale britannico quando si è presentato in visita a Passchendaele verso la fine degli scontri, che pare abbia esclamato in modo abbastanza contrito: buon Dio, davvero abbiamo mandato degli uomini a morire qui? E tra l'altro la cosa che mi ha molto un po' scoraggiato quando poi l'ho scritta questa battaglia è che questa rispetto ad altre davvero non è servita a nulla. È stata letteralmente quasi inutile, un po' perché sono aperti altri fronti che hanno dovuto far smobilitare forze dall'Inghilterra alla Francia, dall'altra il motivo principale per cui era nata l'esigenza di questo scontro, cioè il tentativo di un'invasione via mare, non avverrà mai. Quindi è stata purtroppo totalmente inutile, insomma. Totalmente no, per carità, perché comunque gli alleati avanzano fino a Passchendaele, non conquistano tutti gli obiettivi che si erano dati, anche nell'ultima fase di battaglia del 10 novembre del 17, però di fatto per i più grandi obiettivi della guerra non sono stati raggiunti, e questo con delle perdite umane spaventose, anche qui per citare dal libro. Gli alleati hanno più di 60.000 morti e 164.000 feriti, invece i tedeschi, oltre a perdere 26.000 prigionieri, devono contare ben 83.000 morti e circa 250.000 feriti, quindi è una battaglia veramente spaventosa, come tutte quelle della Grande Guerra e anche della Seconda Guerra poi. In termini di perdite umane è qualcosa di incredibilmente spaventoso, e appunto per una battaglia che non ha neanche avuto gli effetti che avrebbe dovuto avere, quindi non dico che è stata inutile, però insomma, fa pensare a quanto sangue lì si sia veramente sprecato. In quel caso non troverei altra definizione più utile di questa. Bene, ti ringrazio, saluto anche Aurora che è arrivata adesso. Nulla, cioè, ci tenevo a finire con questo, che la Grande Guerra appunto è un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Qua si vede bene la forza distruttiva dell'artiglieria che diventa in modo così dominante di fatto nella Grande Guerra. Nel nostro assedio precedente abbiamo visto come l'artiglieria entra nella storia ha sempre un peso maggiore, qui veramente la potenza distruttiva è immensa, e come più nella prima guerra mondiale si vede come l'industria diventa di fatto un bene strategico. La prima guerra mondiale, se vogliamo, una guerra di attrito, queste grandi potenze si scontrano, non provano ad arrivare a uno scontro decisivo, non arrivano perché hanno pari potenza, perché gli eserciti sono veramente immensi. Allora per questi 4 anni inizia un grande attrito, quindi bisogna produrre, e di fatto poi la Germania sarà piegata, perderà gli alleati, perderà l'impero austriaco, perderà la Turchia, ma soprattutto con il blocco dell'Atlantico, il blocco inglese, l'impero tedesco sarà strangolato di fatto. E questo, quindi ci tenevo a finire con questa battaglia, se vogliamo, come hai ricordato anche tu, che non ha portato a un grande risultato, se vogliamo, strategico,
meno ricordate a mio avviso di altre grandi battaglie come Verdun, il grande sforzo eroico francese, la Somme, grande sforzo inglese, direi anche irlandese, visto che sono quelli che di fatto ci hanno messo la pelle effettivamente. Passchendaele. Abbiamo anche sia a Passchendaele che alla Somme anche i reparti dell'Anzac, per esempio, che mi pare per la Somme a un certo punto subiscono quello che è stato definito in tempi recenti il peggior giorno della storia militare della Nuova Zelanda e dell'Australia, per esempio. Quindi, tanto per rendere quanto abbiano subito anche le truppe del Commonwealth, quindi quelle fuori dall'Inghilterra, insomma. E hanno avuto delle parti molto importanti queste truppe dell'impero britannico che combattevano veramente non lontani da casa di più. E le foto, secondo me le foto e l'andamento di Passchendaele secondo me sono molto emblematiche di come noi abbiamo ormai concepito come è stata la Grande Guerra, effettivamente. Direi che sono molto emblematiche, forse più di tante altre. Quindi secondo me anche per questo che è importante parlare anche di questa di battaglia. Bene, poi abbiamo anche citato anche questa guerra, abbiamo anche citato come il carro armato arriva di fatto con la Grande Guerra, anche se non è l'arma risolutiva, bisogna ancora capire come utilizzarlo al meglio, quindi c'è già dell'aviazione, ma non è così risolutiva. La Grande Guerra, a mio avviso, ha questo fascino, proprio questa cerniera dei mondi di fare la guerra. È una guerra estremamente contemporanea, dal punto di vista industriale abbiamo i grandi mezzi, sottomarino, l'aereo, il carro armato, il lanciafiamme, a gas nel 15, nella battaglia di Ypres è stato il via con le armi a gas, appunto il gas Ypres è stato usato in questa prima volta a Ypres, quindi una guerra estremamente contemporanea, dove è ancora, se vogliamo, una guerra di fanteria ancora, la cavalleria perde di fatto la sua possibilità di manovra, sarà poi forse il carro armato che prenderà lo spirito tattico, ecco, di questo. Va bene, io ti ringrazio e ancora una volta ricordiamo questa live è fatta appunto per il tuo libro da poco uscito, Le battaglie più eroiche della storia, che io vi invito, aspetta un secondo che ti metto grande, ecco qui, vi invito a leggerlo, a prenderlo, trovate tutte quante le descrizioni. Mi sa che si è bloccato di nuovo. Aspettiamo un attimo che torni, tanto leggiamo un attimo i commenti. Non era più successo? Sì, sono tornato. Si è bloccato con il libro in bella posa, è stato veramente... Meno male, allora adesso lo rimetto così che si riblocca, guarda, ecco così si riblocca. Non so perché, non era mai più successo, stasera è saltata la connessione per... sono io che non è il mese fortunato con la tecnologia. No, tranquillo, sono io perché l'ho visto dalle mie icone, quindi tranquillo, non hai colpa. Va bene. Io ti ringraziavo e invitavo ovviamente alla lettura del tuo libro, trovate tutto quanto in descrizione. Mattia Caprioli ha 2 canali, oggi ho saputo, Tribunus, il canale storico che c'è anche su Facebook e anche sul sito. Parla tu che sai meglio di Sì, allora c'è al momento ovviamente il canale principale dove faccio divulgazione e tutto quanto di storia romana principalmente dall'inizio alla fine, quindi da Roma a Costantino XI, è Tribunus, quello è il canale principale, c'è anche il sito, pagina Facebook e Instagram che a breve dovrei riuscire a riattivare. E dopodiché ho aperto, per parlare di storia militare in genere, un secondo canale che è Mattia Caprioli per l'appunto, e lì parlo di storia militare, un canale appena nato, quindi se uno è interessato anche a storia, penso principalmente sarà medievale e moderna, però in ogni caso lì tratterò anche delle battaglie di cui parlo nei miei libri e via discorrendo, quindi cercherò di tenere aperti entrambi questi canali. Va bene, un doppio lavoro, comunemente lavoro titanico. Complimenti. Grazie, si prova. Va bene, ti ringrazio ancora per questa bellissima live, saluto tutti quanti i presenti, che sia chi è arrivato adesso che la recupererà, chi la guarderà anche in differita. Grazie ancora Mattia e nulla, auguro a tutti una buona serata. Ciao, buonanotte.